Ciao a tutti, qui siete su Astroway, io sono Elvio e questo è l'oroscopo evolutivo di settembre 2024. Quali energie e quali simboli agiranno nella tua vita nel mese di settembre? Lo scopriamo subito e insieme dopo la sigla. E benvenuti o ben ritrovati all'oroscopo evolutivo di settembre. Per chi ancora non mi conosce, io sono Elvio e su questo canale, su Astroway, parlo di astrologia evolutiva. Che cos'è l'astrologia evolutiva? È un genere di astrologia che ti guida e ti supporta nella tua crescita personale e spirituale. Per prima cosa ci tengo a dire che settembre e anche il segno della Vergine fanno ancora parte dell'estate, quindi un video all'aperto, soprattutto con questo simbolo molto estivo che è la vite, i grappoli d'uva che sono qua proprio sopra la mia testa, è sicuramente un simbolo molto importante, molto adeguato. Ma la vera cosa importante che ci tengo a dirvi è che questo oroscopo per la prima volta avrà un indice. L'indice iniziale ti aiuterà a capire di cosa parleremo e soprattutto lo faccio perché ci sono alcune parti che metterò proprio all'inizio che sono parti fondamentali che ti invito assolutamente a non saltare, anzi ad ascoltarle con molta attenzione. La parte numero 1 saranno i transiti del mese, che li vediamo subito, poi li racconto dopo vediamo i significati. Sole e luna nuova nel segno della Vergine, quindi ci sarà l'uscita dal Leone e l'ingresso nella Vergine. Mercurio che si verrà a trovare per metà mese o comunque per un periodo nel segno del Leone e poi per il periodo successivo nel segno della Vergine. Venere sarà invece nel segno della Bilancia e Marte, proprio come Mercurio, farà una parte del suo percorso nel segno dei Gemelli e un'altra parte del percorso nel segno del Cancro. Poi c'è una seconda parte molto breve, ma anche questa carina e importante, perché vi voglio raccontare un po' dove sono. Sono in Sicilia, lo anticipo subito, e che cosa sto facendo. Anche questa parte ha un suo perché, nel senso che la filosofia di Astroway, di questo canale, è quello di creare community. Abbiamo anche infatti una community su Telegram, ma non anticipiamo perché tra poco vi dirò tutto. Poi abbiamo la terza parte, che è quella che a volte fa riscaldare gli animi, cioè quali segni ascoltare all'interno dell'oroscopo. Ebbene sì, perché come vi spiegherò tra un attimo c'è più di un segno da ascoltare, magari vedremo anche come. Parte numero 4, questa volta la metto all'inizio, è l'oroscopo vivente. Che cos'è l'oroscopo vivente? Ve lo spiego tra un attimino solo. E poi quinta e ultima parte tra quelle iniziali sarà la scoperta del vero senso dell'oroscopo. Quindi mi raccomando, ascolta tutto fino a questa quinta parte, perché andremo a vedere quello che è il senso più profondo di un oroscopo in astrologia evolutiva, in un'astrologia che abbia anche un suo senso spirituale. E dopo di questo, ovviamente, inizieremo a vedere i movimenti del mese segno per segno. Prima di partire con i transiti, però, ragazzi, perdonatemi, è importantissimo anche spiegare perché ascoltare questa parte. Il motivo è molto semplice, sarebbe come andare al cinema e partire direttamente dal secondo tempo, saltando il primo. Dopo non riusciresti più a capire che cosa è successo, e qua è un po' la stessa cosa, ovvero prima cerchiamo di comprendere qual è il significato globale dell'ingresso del Sole nella Vergine, di Mercurio che cambierà segno, di Venere, di Marte. Se hai chiara questa parte, quando poi andrai a ascoltare il tuo segno, vedrai che tutto diventerà più bello e le informazioni ancora più ricche. Benissimo, chiarito questo, andiamo a vedere quelli che sono i significati dell'ingresso del Sole nel segno della Vergine, ma più ancora che i significati andiamo a vedere la missione, perché in astrologia evolutiva è molto importante capire che esiste una missione. Ogni transito è come se ti assegnasse un compito, come dire, per questo mese ti devi occupare di questo. Esattamente di cosa? Allora,
in realtà sarebbero più di una missione, però la principale ha a che fare con qualcosa di molto utile nella vita, cioè la chiarezza e anche il discernimento. Pensa che alla Vergine corrisponde, a livello degli organi del corpo umano, l'intestino. Qual è la funzione dell'intestino se non quella di separare? Separare che cosa? Ciò che ci nutre da ciò che non ci serve più e quindi possiamo espellere. Ok, la similitudine è esattamente questa. Nel mese della Vergine, nel mese in cui avremo anche la luna nuova in Vergine, è molto importante cercare di comprendere che cosa nella tua vita va mantenuto e che cosa invece puoi lasciare andare. E questo, ragazzi, vale per tutti e 12 i segni zodiacali. Poi chiaramente per ciascun segno questa missione avrà una sfumatura diversa. Molto bene, diamo un'occhiata a Mercurio, questa volta anche con le date. Innanzitutto Mercurio rappresenta tutti i processi mentali, intellettuali e anche la comunicazione. Le date sono queste: fino al 9 di settembre in Leone, dal 9 in poi in Vergine. Quindi abbiamo in questo caso due missioni. Fino al 9 la missione è quella dell'espressione, quella del dire con coraggio, oppure se non è dire, esprimere in altri modi, attraverso la scrittura, attraverso il corpo, insomma in una qualsiasi forma espressiva, esprimere ciò che hai dentro, con grande sincerità, con grande onestà, con grande coraggio. A partire dal 10 di settembre è come se quella missione solare della chiarezza, del discernimento, andasse anche a comprendere gli aspetti mentali, quindi ad esempio le credenze. Quali sono le convinzioni che ti stanno limitando? Le convinzioni sono, ad esempio, quando diciamo ma quelle persone sono fatte così, gli uomini sono fatti così, le donne sono fatti così, oppure in questa situazione lavorativa, in questo paese, in questa regione, le cose andranno sempre in questo modo. Ecco, questo è uno dei tanti esempi di schema che noi creiamo nella nostra mente, che poi per la legge di attrazione crea la nostra realtà. È arrivato il momento di stare attenti a questi schemi per poi lasciarli andare. Poi abbiamo Venere in Bilancia. Questo è un transito che va a prendere gran parte del mese, dal 30 di agosto fino al 23 di settembre. Ci vuole equilibrio nelle relazioni, quindi può essere il momento in cui fare i conti col tema della giustizia, dell'ingiustizia, di ciò che reputiamo giusto, di ciò che reputiamo che non lo sia. Quindi potrebbero anche venire fuori delle sfide in questo senso, cioè ci troviamo in delle situazioni dove nostro malgrado viviamo delle ingiustizie, ma la missione della bilancia ovviamente è riportare l'equilibrio che manca. L'altra missione di Venere in Bilancia ha sicuramente a che fare con l'armonia e con la bellezza, quindi momento ottimo per curare di più il proprio aspetto fisico, ma anche il proprio comportamento e in generale la bellezza di tutto ciò che ti circonda, del luogo in cui vivi, degli ambienti di casa tua e tanto altro che vedremo nel corso dell'oroscopo. Infine abbiamo il passaggio di Marte che fino al 4 settembre si verrà a trovare nel segno dei Gemelli, quindi la missione avrà maggiormente a che fare con il mondo della comunicazione. Si tratta di agire con la parola, si tratta quindi di dire ciò che magari hai taciuto fino a quel momento, mentre dal 5 settembre in poi Marte si avventura nel segno del Cancro. E qui una piccola parentesi, perché mi è già capitato varie volte nei commenti di leggere io sono sfortunata perché purtroppo Marte in Cancro. Dovete sapere che qualche persona di vostra conoscenza ha Marte in Cancro nel proprio tema natale e non c'è assolutamente nulla di negativo, anzi significa nella sua ottava più alta avere il coraggio, perché Marte è anche il coraggio, di manifestare le proprie emozioni. Per manifestarle, cioè farle vedere agli altri, bisogna innanzitutto essere consapevoli di che cosa proviamo, di cosa stai sentendo, perché lo stai sentendo e a quel punto anche saperlo dire agli altri. Dunque questo
è un passaggio molto importante, da un segno che pensa, i gemelli, che comunica, a un segno che sente, il cancro. Diciamo che settembre in questo senso sarà un mese in cui si avrà l'opportunità di andare anche a sanare tanto la nostra parte mentale, intellettuale, i ricordi e così via, ma anche la nostra parte emotiva. E detto questo, proseguiamo con la prossima parte. Prossima parte velocissima è l'aggiornamento personale. Sì, sono ancora in Sicilia, mi trovo alle pendici dell'Etna, c'è stata tra l'altro un'eruzione dell'Etna bellissima, ma adesso non vi voglio annoiare parlandovi di me perché so che state scalpitando e volete arrivare all'oroscopo, quindi facciamo una cosa, dato che il senso di raccontare anche qualcosa di più personale, almeno per me, è quello di creare community, creare un gruppo di persone appassionate all'astrologia. Vi ricordo che tutto questo lo facciamo sul nostro canale Telegram. L'iscrizione è gratuita, vi lascerò proprio qua sotto il link per iscrivervi e noi adesso proseguiamo. La parte numero 3 è quali segni ascoltare all'interno dell'oroscopo e ti dirò che sono appunto almeno 3. Il tuo segno di nascita, il segno che hai sull'ascendente e anche il segno in cui hai la luna. Molto brevemente ricordiamo che ascoltarli tutti e tre è legato al concetto di sincronicità. Se non sai cos'è la sincronicità, ho già realizzato un video in cui ne parlo. È qualcosa di molto magico e molto potente. Diciamo semplicemente che ascoltando il tuo segno, il segno del tuo ascendente, il segno in cui hai la luna, avrai una panoramica un po' più completa e potresti riconoscere in ciascun segno qualcosa che ti risuona. E questo molto semplicemente perché nel tuo tema natale ci sono tutti e 12 i segni zodiacali. Questo significa, attenzione, e poi proseguiamo, ma lo devo dire, che chi vuole, chi lo desidera, assolutamente può ascoltare tutto l'oroscopo, perché siccome nel tema natale appunto hai tutti e 12 i segni, se li ascolti tutti e 12, in ciascun segno potresti riconoscere, notare qualcosa che risuona con quello che ti prepari a vivere in questo mese. Ma avevo promesso che avrei spiegato anche che cos'è l'oroscopo vivente. Molto semplicemente è questo. Mi piacerebbe tanto se tu lasciassi un commento dicendo qual è il tuo segno di nascita, qual è il segno del tuo ascendente e anche come stai vivendo questo periodo. Perché? Perché in questo modo l'oroscopo diventa appunto vivente, cioè il mese prossimo che cosa faccio? Vado a scegliere quei commenti che rappresentano meglio l'energia e le tipologie di situazioni che ciascun segno vive e le andrò a inserire all'interno dell'oroscopo. Ultimissimo punto, ma non per importanza, anzi ragazzi, forse proprio il più importante di tutti, è il vero senso dell'oroscopo. Che cosa significa? Significa che io continuo a leggere dei commenti che dicono ma che cosa mi accadrà, ma che cosa succederà, o qualcuno che mi dice complimenti per le tue predizioni e così via. Però ragazzi, in astrologia evolutiva noi non facciamo predizioni e soprattutto io non posso dire che cosa ti accadrà. Quindi se stai cercando questo mi dispiace, ma in realtà puoi anche abbandonare questo video. Che cos'è che facciamo allora? Facciamo una cosa che è in realtà molto più interessante. Andiamo a vedere delle energie, dei simboli che rappresentano delle opportunità. Opportunità significa, torniamo alla vecchia e cara metafora del treno che passa in stazione. Marte che arriva nel segno dei Gemelli è un treno che passa da quella stazione, la stazione è la tua vita, è quel mese della tua vita. Poi entra nel segno del Cancro, è un altro treno che passa, ma non è detto che tu devi salire per forza su quel treno. E come già abbiamo chiarito più di una volta, in realtà non c'è neanche un solo treno, perché Marte in Cancro, così come Mercurio nella Vergine e così via, possono avere tantissime ottave, tantissimi significati. Quindi quello che noi andiamo a vedere non è che cosa
accadrà. Andiamo a vedere quelle che sono le missioni e gli scopi, le sfide e ciò che si può attivare energeticamente, interiormente in questo mese di settembre. Direi che ho detto praticamente tutto, quindi siamo pronti e iniziamo col primo segno dello zodiaco. Iniziamo dal segno che colorerà questo mese di settembre, dal segno della Vergine, ma soprattutto ragazzi, se vi guardate intorno avrete notato un cambiamento notevole. Sì, c'è questo nuovo set e anche se sono qua per cause contingenti, cioè nel frattempo ho dovuto cambiare casa, attenzione però, è una sincronicità questa, una sincronicità che ha proprio a che fare con il segno della Vergine e con la missione all'interno di questo periodo, di questo mese, per chi è nato nel segno, per chi ha l'ascendente nel segno, ma anche per chi avesse tanti pianeti in Vergine. Che idea ti dà infatti questo ambiente? Non è forse molto più chiaro, molto più pulito anche esteticamente parlando? Non ti dà di più l'idea di armonia? E questa è proprio la missione del mese. Quello che vedi all'esterno, riflesso, sincronicamente in questa immagine, in un certo senso corrisponde proprio alla missione, a ciò che la Vergine ha bisogno di fare, di costruire all'interno del proprio spazio interiore. Mese della chiarezza, quindi mese del discernimento, ma soprattutto mese della rinascita. E ogni vera rinascita, che avviene proprio quando arriviamo al momento del compleanno, non può avvenire se non c'è chiarezza e anche se non c'è la capacità di discernere. Cioè proprio quello che dicevo nell'introduzione. Se per caso l'hai saltata, torna subito ad ascoltarla, perché vedrai che questa parte diventa molto molto più ricca. Nella nostra vita ci sono sempre delle cose che facciamo bene a mantenere, perché sono sane, perché sono equilibrate, perché ti portano gioia, ti portano felicità, mentre invece ci sono altri aspetti della vita, altre relazioni anche, altri modi di pensare, modi di agire, abitudini che invece vanno verso la disarmonia. Ok, questo periodo dell'anno, l'anno in cui si compie la rivoluzione solare, il momento anzi dell'anno in cui il Sole torna nel segno della Vergine, per analogia è un momento di ritorni, è un momento di rinascita, un momento in cui chiudere un ciclo, un momento in cui iniziare qualcosa di nuovo. Quello che sto per citare adesso è un punto veramente, veramente molto importante e secondo me anche un po' sottovalutato, nel senso che più o meno per tutti i segni, quando arriviamo a questo momento dell'anno, cioè alla prima tappa, che adesso è la prima tappa per la Vergine, più o meno per tutti parlo della stessa cosa, anche se poi per ogni segno con la sua sfumatura, con le sue differenze. Qual è questa cosa di cui parlo? Proprio la capacità che ha il compleanno di darti una nuova energia, di dare un'energia propulsiva. E anche per chi ha l'ascendente in Vergine, in un certo senso accade qualcosa di simile, cioè il Sole transita sull'ascendente e in qualche modo quindi va a cambiare il modo in cui puoi percepire te stesso e probabilmente va anche a dare nuova energia a quella che è la tua missione più interiore, più spirituale. Quindi cosa significa tutto questo? Significa che c'è la possibilità di riniziare, c'è la possibilità di chiudere, archiviare alcuni capitoli e anche di iniziare qualcosa di nuovo. Sta quindi a ciascuno guardare alla propria vita e cercare quindi di comprendere cosa bisogna lasciare andare e verso quali orizzonti invece possiamo muoverci. Ma c'è anche qualcosa di importante da dire sul passaggio di Marte nel segno dei Gemelli, quindi andiamo a vederlo subito. Molto semplicemente fino al 4 di settembre Marte si viene a trovare nel segno dei Gemelli, poi entra in Cancro. Questo, se dovessimo tradurlo in un'immagine,
potrebbe essere questo. Ascolta, immagina un atleta, ad esempio un centometrista, che si trova ai blocchi di partenza, arriva il momento di scattare. Questo momento metaforicamente è l'entrata del sole nella Vergine. Ecco, immaginati che questo momento è proprio quando sparano con la pistola e l'atleta parte, però c'è una corda che trattiene appunto l'atleta. Questa corda continuerà in qualche modo a far arrancare soprattutto chi è nato nella decade di pertinenza, continuerà a farti arrancare fino a circa appunto il 4 di settembre, quando poi Marte lascerà la quadratura. Questo che cosa significa? Significa che se avvertirai dei rallentamenti fino a quella data, sappi che è assolutamente naturale. Non significa che li devi subire, non significa che non si può fare niente per sbloccare le situazioni, però diciamo che potresti anche non forzare la mano, perché dal 4 in poi Marte, che è il pianeta dell'azione, Marte è anche il pianeta del conflitto, quindi dal 4 alcuni conflitti, alcune cose che ti hanno fatto un po' imbizzarrire, alcune situazioni potrebbero placarsi, e ecco che da quel momento potrai viaggiare verso la vita che ti attende. Ovviamente la vita che ci attende non è qualcosa che arriva con uno schiocco di dita, questo lo ripetiamo sempre, ma ripetiamolo ancora una volta, anche ricordando quello che è un po' l'esercizio principe che suggerisco tutte le volte. È un esercizio molto potente, molto valido, e soprattutto che può essere applicato un po' a tutte le persone. Di cosa sto parlando? Del famoso esercizio dello scripting, la scrittura. Prendi un quaderno, e il suggerimento che ti do è di prendere un quaderno speciale, e inizia a scrivere. Lo dividi in due sezioni. Da una parte ecco che scriverai tutto quello che vuoi lasciare andare, e lo fai guardando questo ultimo anno che è passato, una sorta di esame di coscienza, ma senza sensi di colpa, un esame di coscienza molto neutro. Guardi a questo anno 2023-2024, a questo ciclo, cosa non è andato come volevi, in quali situazioni non ti sei comportata all'altezza dei tuoi progetti, di quelli che erano i tuoi piani, i tuoi obiettivi. Scrivi tutto questo, e poi invece nell'altra sezione scrivi la vita dei tuoi sogni, in un modo però anche molto vergineo, molto da segno di terra quali siete, quindi in modo pratico. Non basta a volte scrivere gli obiettivi, è importante anche scrivere come realizzarli. Di questo poi parleremo nell'oroscopo di ottobre, quindi faccio questo piccolo spoiler, dove con l'ingresso nella seconda casa, la casa del Toro, ci sarà ancora più enfasi sull'aspetto pratico, concreto, materiale, però diciamo che già adesso si può iniziare a progettare. Ci siamo quasi per la Vergine, ma aggiungiamo qualcosa di molto importante. Quello che vi vorrei dire in realtà è un suggerimento, e ve lo faccio vedere, anche se in un modo un po' grezzo, ma insomma l'importante è capirci. Se andate sul canale troverete una playlist che si chiama Oroscopo 2024, e se scorrete troverete ovviamente, ora vediamo se riesco a farlo vedere, dovrebbe essere qua, è proprio il video dedicato all'oroscopo della Vergine. Può essere molto molto importante in questa fase, quando si arriva al compleanno, andare anche ad ascoltare l'oroscopo annuale. Perché? Perché lì ho raccontato un po' tutto l'anno, quindi diciamo che avere contezza di tutte le tappe può aiutare, può dare una mano per comprendere il percorso energetico, spirituale che state facendo. Possiamo dire molto velocemente che ci sono alcuni grandi cicli per il segno della Vergine. Nettuno entrò in opposizione nel segno dei Pesci nel 2012, però è agli sgoccioli, ecco, questa opposizione, perché ad aprile del 2025, quindi prima del prossimo compleanno, finirà. E la stessa cosa è successa con Saturno.
Saturno, non so perché Saturno con la doppia T, Saturno è entrato in opposizione nel 2023 e rimarrà in questo caso un po' di più fino a febbraio del 2026. Però ecco, anche andare a comprendere all'interno di questi grandi cicli planetari come si situa il momento del compleanno, cosa significa, è molto molto importante. Quindi assolutamente suggerito andare ad ascoltare l'oroscopo globale 2024. E detto questo, noi possiamo proseguire nel nostro viaggio lungo lo zodiaco. Come lo proseguiamo il nostro viaggio? Lo proseguiamo parlando con il segno del re della foresta, il segno della criniera, che a proposito è stata finalmente tagliata, ragazzi. Che cosa possiamo dire? Allora, per il leone vorrei partire da una cosa un po' particolare, che forse non citerò per tutti i segni, perché per i nati della prima decade, quindi appunto partiamo da un qualcosa di molto particolare ma che può essere utile, ci sarà l'ingresso di Plutone che torna nel segno del Capricorno, quindi Plutone diventa retrogrado e abbandona l'opposizione. Spiego meglio per chi magari non fosse molto pratico. Quando c'è un transito importante come quello di Plutone nel segno dell'Acquario, non incide subito su tutti i nati sotto il segno del Leone. All'inizio ce l'avranno in opposizione solo le persone della prima decade. Quello che adesso sta accadendo è che Plutone, diventando retrogrado nel mese di settembre, retrocede di un segno, quindi torna nel segno del Capricorno. Alcune situazioni che magari si sono fatte vedere negli ultimi mesi potrebbero in un qualche modo mollare la presa, nel senso che potrebbero quasi sparire. Tuttavia, quello che si è mostrato in questi mesi, quindi parlo diciamo molto in generale anche perché Plutone ha sempre un significato un po' oscuro, un significato, anzi più che oscuro, diciamo che ha molto a che fare con qualcosa di interiore, qualcosa quindi di indecifrabile che per essere decifrato ha bisogno di un'analisi piuttosto profonda. Quindi ognuno di voi potrebbe riflettere su tutto quello che è accaduto in questi mesi e prendere quello che è successo come una sorta di programma per il futuro, ovvero se ci fosse stata qualche debolezza, ad esempio, che è emersa, qualche punto critico che si è mostrato in alcune situazioni della vita, qualsiasi siano, perché non sappiamo Plutone in che punto arriverà del vostro tema natale. Lavoro, relazioni, senso dell'identità, denaro, potrebbe essere tutto. Qual è il punto quindi? Iniziare a prendere sul serio quello che si è visto, ove comprendere sul serio intendo fare un progetto, un piano di miglioramento, perché non c'è transito che tenga, ragazzi. Attraverso il lavoro su noi stessi possiamo trasmutare, trasformare qualsiasi cosa. Questo poi è il senso più profondo dell'astrologia evolutiva, ma questa era una parte molto particolare che vale per la prima decade, ma l'ho voluta dire subito perché poi varrà per chi è nato nella seconda e poi anche per chi è nato per la terza, quindi iniziamo a ragionare in questo modo e adesso invece parliamo un pochino dei transiti e della missione del mese. La missione della Vergine al Leone è un po' indigesta, nel senso che se prendiamo la famosa favola, è come se il leone fosse la cicala che vuole cantare, no? E stare tranquillo o tranquilla al sole, spassarsela, insomma. E invece la Vergine è un po' la formica. Io ad esempio nel mio tema natale ho dentro di me questi due segni e infatti alterno proprio queste due cose. Ad esempio oggi nonostante una bellissima giornata è anche domenica, però sono qua chiuso dentro casa a registrare l'oroscopo. Questo è soprattutto l'archetipo della Vergine che mi porta a farlo, perché il leone probabilmente sarebbe su quella maca là fuori. Non so se dopo riesco anche a fare un mini video
di me stesso sulla maca ve lo metto, così vi faccio vedere ciò che vorrebbe il leone, soprattutto il sole nel leone, quindi la personalità, l'ego leonino, che sarebbe insomma la cicala. Però poi c'è anche la formica che invece gli dice no, attenzione, c'è un po' da programmare, nonostante questo sia un po' indigesto appunto per il leone, ma è estremamente utile, nel senso che iniziare a pianificare cosa accadrà a settembre, ottobre, novembre, iniziare a programmare, iniziare anche a fare le cose un po' in anticipo. Ad esempio, questo oroscopo io lo sto registrando oggi, domenica 18 agosto. Se avessi seguito l'ego leonino, sarei appunto sulla maca, oppure sarei al mare, o sarei a spassarmela da qualche parte. Invece alcuni pianeti che ho nel segno della Vergine mi hanno detto no Elvio, mettiti qua. Ecco, questo è un po' un suggerimento che vale per tutti i nati sotto il segno del leone, ma anche per chi ha pianeti nel segno del leone, per chi ha l'ascendente in leone. Prendete questo mese di settembre per guardare come sta andando la vostra vita e agire in anticipo, quindi non è assolutamente il momento di procrastinare, è il momento di rimboccarsi le maniche. La seconda tappa del ciclo annuale del leone è inoltre una tappa che ha molto a che fare con due parole chiave che sono denaro e sono autostima. Come già abbiamo visto in tanti oroscopi passati, questi due termini sono molto legati tra di loro, nel senso che molto spesso ciò che non va nella nostra relazione con i soldi, uno stipendio basso, i soldi che non arrivano, qualcuno che non ce li restituisce, i prestiti che non ci vengono magari fatti quando li chiediamo, tutte cose di questo tipo, i mutui che non vengono concessi, eccetera, hanno a che fare con una linea piuttosto diretta proprio con la stima che abbiamo di noi. Ed è vero che magari aumentando le nostre entrate potrebbe anche aumentare la stima che abbiamo, ma di solito il percorso è proprio il percorso inverso, il percorso in cui aumentando, incrementando, cioè migliorando la visione che hai di te stesso o di te stessa, ti apri anche alla prosperità o all'abbondanza. Quindi questo mese di settembre può essere proprio il mese per porsi queste domande. Ricordiamo che in astrologia evolutiva contano sempre molto le domande, i quesiti. Quanto sento di valere? Cos'è? Chi è oppure che mi fa sentire di valere poco? E già questa domanda l'ho detta così, ma non è proprio giusta, nel senso l'altro non ti potrà mai far sentire per davvero che vali poco. Tu in relazione con qualcun altro potresti sentirlo, quindi prova ad analizzare le relazioni della tua vita, prova ad analizzare quello che accade, prova ad analizzare dove ti senti più debole, prova ad analizzare i punti in cui hai rinunciato ad esempio a qualcosa, a una passione, a un sogno. Potrebbe essere arrivato il momento di recuperare questa passione e questo sogno. Ovviamente è anche un periodo in cui fare investimenti, quindi per chi ha questo tipo di vocazione, tenendo conto che l'ingresso di Venere in bilancia invita anche a fare qualsiasi cosa in realtà con equilibrio, però ecco, per chi sa cosa sta facendo e ha le competenze per farlo, può essere il momento per investire. E infine chiuderei proprio su Venere in bilancia, che innanzitutto ha proprio il significato di curare la propria bellezza, il proprio aspetto fisico. Curarsi in questo mese, ma un po' in generale vale, però non è da considerare qualcosa di futile, di superfluo, di superficiale, anzi è come se fosse molto spirituale la missione di avere cura di sé, anche perché ci sono tanti modi di avere cura di noi stessi, quindi non solo, non so, mi faccio le sopracciglia con una certa forma, ma anche costruire una certa armonia, anche fuori ad esempio
da te, nei luoghi in cui vivi, nei luoghi in cui abiti, quindi rendendoli più belli, rendendoli più armonici. Diciamo che questo tipo di transito chiede più bellezza e più armonia. In questo caso la domanda quindi potrebbe essere: come creo più bellezza e più armonia? Inoltre entrerà nella terza casa del leone, quindi in qualche modo va a lavorare sull'ambito della comunicazione. E attenzione, perché Venere in bilancia nella terza casa potrebbe avere all'ottava bassa il significato di non saper scegliere, non saper dire qualcosa a qualcuno che invece sarebbe importante dirlo, quindi voler tenere la barca pari per paura delle conseguenze, cose di questo tipo. Mentre invece il passaggio della Vergine, abbiamo visto, è un passaggio che ha a che fare col discernimento, con saper riconoscere cosa è giusto, quindi in questo caso invece è meglio esprimere le cose, esprimerle con grazia, però sempre dire la verità con grande sincerità, che tra l'altro fa parte proprio della missione del leone. Bene, direi che è tutto, finisco con un paio di domande. La prima è, caro leone, cara leonessa, hai fatto l'esercizio di cui abbiamo parlato la scorsa volta, quindi l'esercizio di scrittura, gli obiettivi, le cose da lasciare andare? Fammelo sapere con un commento se l'hai fatto, e soprattutto attenzione, se non l'hai fatto sei ancora in tempo. L'altra domanda molto importante è come stai vivendo i transiti di questo periodo. Questo sarà importante per l'oroscopo vivente. Ora non lo dirò per tutti i segni, ma per il leone volevo dirlo, quindi fammi sapere anche questo. E ricordo che puoi andare ad ascoltare anche il segno in cui hai l'ascendente, se non è il leone, e il segno in cui hai la luna. Noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E siamo arrivati così alla terza tappa del nostro oroscopo evolutivo, terza tappa che è dedicata al segno del Cancro. Solitamente partiamo dal Sole e poi andiamo verso le regioni più estreme del Sistema Solare, invece per il Cancro vorrei fare il contrario esatto, perché che cosa accade? Il 2 di settembre Plutone, che è in moto retrogrado, entra nuovamente in opposizione nel segno del Capricorno. Ne abbiamo già parlato tantissime volte, quindi adesso andrò veloce su questa cronistoria, però eventualmente poi vi spiegherò dove andare a recuperare tutte le puntate. Nel 2008 Plutone entra in opposizione nel segno del Capricorno e questo va a creare, tanto a chi è nato sotto il segno del Cancro, quanto a chi ha l'ascendente o pianeti importanti in Cancro, una serie di problematiche, nel senso che soprattutto Plutone va ad agire molto nel profondo e ha comunque lo scopo di andare a tirare fuori quella che è una grande potenzialità latente, ma come sempre succede, tirare fuori queste potenzialità significa l'uscita dalla zona di comfort, significa attraversare alcune zone oscure dell'anima che non sempre sono facili da affrontare. Quindi il Cancro si trova in questo lungo periodo di tempo, dal 2008 al 2023 circa, a fare i conti con una serie di situazioni esteriori e interiori non esattamente semplici. Che cosa accade? Che in questa fase, che dovrebbe andare, se non erro, fino a novembre di quest'anno, si potrebbero ripresentare all'esterno o all'interno, quindi all'interno anche sotto forma di ricordi, di proiezioni, di timori e così via, tutta una serie di emozioni anche negative che appunto riguardano episodi del passato di questo ciclo. Ma bisogna sapere una cosa: quello che doveva accadere per quanto riguarda questo passaggio di Plutone ormai è accaduto. Plutone è quasi stabilmente nel segno dell'Acquario, sta facendo questo passaggio, ma sarà un passaggio molto limitato e a livello evolutivo può avere uno scopo. Lo scopo potrebbe essere illuminare quelle zone d'ombra residue che finora non sei ancora riuscito o riuscita a illuminare. Quindi prova a pensare a tutte queste situazioni che hai vissuto
In questo periodo praticamente di 14 anni, prova a pensare a quelle che sono state le sfide trasformative più importanti per te. Ecco, sappi che laddove hai lasciato il lavoro all'80, al 90%, si può fare quel passettino finale per concluderlo. Ma facciamo adesso una cronistoria un po' più recente. Per il cancro c'è stato il momento del compleanno, circa 2-3 mesi fa, a seconda di ognuno quando è nato, e quello è stato il momento della ripartenza, il momento di una rinascita, di un nuovo inizio. Poi c'è stata la seconda tappa, quella del segno del leone, ancora attiva adesso quando sto registrando, che ha molto a che fare con le proprie risorse interiori, quindi ancora prima di fare le cose all'esterno bisogna ricordarsi del proprio valore. Quindi tutto il mese di agosto per il cancro ha proprio questo significato, cercare di ricordarsi o scoprire il proprio valore. Si arriva poi alla terza tappa, quella di settembre, che è una tappa legata alla comunicazione, quindi al comunicare, al fatto di imparare a comunicare meglio, ma anche agli accordi. Per qualcuno si potrebbe trattare di accordi commerciali, lavorativi, in cui magari si portano a termine questi accordi. Per qualcun altro potrebbe essere invece un qualsiasi tipo di accordo, soprattutto laddove magari c'era una discordanza, un dissidio, il non riuscire a trovare la quadra. In questo momento è possibile farlo. Nel mese di settembre c'è la chiarezza per poterlo fare. E non è un caso che ho detto chiarezza, perché la missione della Vergine, chiarezza, discernimento, quindi saper riconoscere che cosa vuoi mantenere nella tua vita, cosa vuoi lasciare andare, questa missione molto legata all'organo dell'intestino, che a livello metaforico, a livello simbolico è connessa col segno della Vergine e agisce in sestile tramite questo aspetto armonico anche con il cancro, quindi invitando sia chi è nato sotto il segno sia chi ha l'ascendente in cancro a cercare di discernere nella vostra vita quali sono gli aspetti da mantenere, quali sono invece gli aspetti da lasciare andare. Altro aspetto molto importante riguarda la pianificazione, l'organizzazione, il saper mettere le cose all'interno di un calendario. E dato che questo avverrà nella terza casa del cancro, soprattutto per chi ha a che fare o per lavoro o per altro con la comunicazione, con la scrittura, potrebbe essere proprio il momento perfetto. Quindi decidere, ad esempio, per chi scrive, quando bisogna scrivere che cosa. Per gli insegnanti, che è un'altra categoria che ha sempre a che fare con la terza casa, con l'insegnamento, la comunicazione, potrebbe essere il momento, ad esempio, di pianificare le lezioni che si faranno poi durante l'anno. Per chi studia potrebbe essere il momento, magari non già di studiare, ma di dividere lo studio, di iniziare a decidere quando si fa che cosa. Diciamo che un po' in generale per tutti è il momento di prendere in mano il calendario e decidere: questo è il momento per questa attività e quest'altro sarà il momento per quest'altra attività. Sono transiti molto armonici quelli di questo mese. Il Sole, la Luna nuova, la Luna piena si vengono a trovare all'interno di un aspetto di sestile, di trigono. La stessa cosa dicasi per Mercurio, dal 10 settembre entrerà in sestile. Quindi anche in questo caso potremmo dire che laddove c'è qualche incomprensione o laddove c'è qualche scelta da fare, scelta su cui bisogna mettersi d'accordo, cercare di trovare l'accordo con qualcun altro, probabilmente non è il caso di forzare la mano proprio fino a questa data, fino al 9 di settembre, mentre invece dal 10 potrebbe essere molto più semplice trovare l'accordo. Ecco, parliamo un attimo di Venere in quadratura, perché quello che accade spesso è che si sente dire: oddio, adesso c'ho Venere in quadratura, quindi questo è un pensiero che il cancro, segno molto sensibile, segno molto emotivo, potrebbe sicuramente fare, dato che il passaggio di Venere
il passaggio che riguarda quindi le relazioni, il relazionarsi con gli altri, è qualcosa che il Cancro può sicuramente sentire molto, ma la quadratura, in particolare questa quadratura con il segno della Bilancia, quello che fa è semplicemente portare a galla qualcosa che era sommerso, che era là sotto. È come quando c'è l'alta marea, no? Nell'alta marea magari c'è lo scoglio qua sotto, tu non lo vedi perché il pelo dell'acqua è qua. Se l'acqua cala, ecco che lo scoglio si mostra. Questo è quello che può fare la quadratura di Venere in Bilancia, ma se guardiamo le cose da un punto di vista evolutivo, sicuramente dunque è positivo, perché questo passaggio aiuterà il Cancro a migliorare questi aspetti che non sono ancora stati messi a punto del tutto nel mondo delle relazioni. E infine Marte in Cancro, che equivale a una sorta di nuovo battesimo, intanto perché Marte che entra nel segno significa possibilità di chiudere magari dei conflitti, dei litigi che vanno avanti da un sacco di tempo, ma significa anche imparare ad agire, a comportarsi in un modo nuovo. Quindi io ritengo che per un'anima in cammino, per una persona interessata alla sua crescita, avere all'interno dei propri simboli un simbolo così potente come Marte, che ti porterà, o meglio ti darà la possibilità di agire in un modo nuovo. Pensa che cosa grandiosa. Significa all'interno di certe situazioni dove magari hai sempre reagito in un certo modo, ora hai l'opportunità di reagire diversamente. Io credo che questo sia molto molto importante, ma non è finita, perché il passaggio di Marte nel segno del Cancro significa anche fine di un ciclo iniziato circa 2 anni fa. Potrebbe essere proprio un ciclo in questo caso che riguarda alcune attività pratiche, dato che Marte è azione, Marte è agire, oppure all'ottava più bassa appunto può riguardare certe dinamiche di conflitto, di litigio, di dissapori e così via. Marte torna nel segno, un po' come quando il Sole torna nel segno, inaugura un nuovo ciclo, e questo era successo intorno a luglio. Adesso Marte è come se andasse a rendere ancora più forte la possibilità di questo nuovo inizio. Quindi tutto quello che magari a luglio aveva iniziato a mettersi in moto e che poi ha avuto forse una pausa ad agosto, adesso può ripartire. È un passaggio molto importante, per cui mi sento di fare l'in bocca al lupo, mi sento anche di ricordare, questo oroscopo lo dirò, di andare ad ascoltare il segno che hai sull'ascendente. Quindi se non hai l'ascendente in Cancro, vallo ad ascoltare, perché sarà molto importante, e anche il segno in cui hai la luna. E detto questo, noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Gemelli, segno della curiosità, Gemelli, segno della conoscenza. Quindi prima ancora di parlare del mese di settembre, della quadratura in atto e di tutto questo, andiamo proprio a parlare di una curiosità, ovvero perché l'oroscopo lo facciamo andando a marcia indietro lungo lo zodiaco. Ascolta molto bene, perché dal mio punto di vista è importante questo passaggio. Il fatto di iniziare dal segno del mese, quindi il segno che compie gli anni, diciamo così, il segno in cui entra il sole, e andare all'indietro ci dà la possibilità di vedere le tappe dell'anno, ovvero l'oroscopo non andrebbe mai visto come qualcosa di isolato, tipo adesso guardiamo il mese di settembre e finisce tutto lì, poi ottobre è un'altra cosa, novembre ancora un'altra e così via. No, questo è quello che purtroppo nella nostra società spesso si fa, cioè di spezzettare, di segmentare tutto, anche la conoscenza. Noi invece vogliamo unire, vogliamo creare dei percorsi, delle visioni più ampie, e anche questo rientra sotto il segno dei Gemelli, segno che dentro di sé ha l'energia del segno opposto, del Sagittario. Quindi guarda quanto è pertinente questo aspetto che stiamo esplorando. Sagittario è il segno della visione ampia, dell'orizzonte, quindi questo appartiene anche ai Gemelli. Ma che cosa sto dicendo quindi? Sto dicendo che in questo modo noi costruiamo un percorso a tappe,
ok? Quindi non vediamo solo la tappa del mese, ma vediamo tutte le 12 tappe e oroscopo dopo oroscopo costruiamo una storia. La storia dei gemelli inizia intorno a giugno, ovvero con il compleanno. Quella è stata la tappa della rinascita. Poi c'è stata un'altra tappa in cui vedere le proprie risorse, c'è stata la tappa del leone, che è quella dell'espressione e della comunicazione, e poi si arriva alla Vergine. Una tappa un po' impegnativa, nel senso che è il mese della quadratura. Sole entra in quadratura il 23 di agosto, la luna nuova in Vergine ugualmente sarà in quadratura e anche la luna piena nel segno dei pesci si verrà a trovare in quadratura. Poi però abbiamo Mercurio, quindi sto facendo una sorta di panoramica dei transiti, che invece è in aspetto armonico fino al 9 di settembre, mentre dal 10 settembre anche Mercurio entra in quadratura. Qua mi fermo quindi dando subito un piccolo suggerimento. Quando accade questo, se ci sentiamo grandi alchimisti, cioè grandi trasformatori, persone capaci di affrontare le sfide, in questo caso si tratta di sfide comunicative, Mercurio in Leone che poi entra in Vergine, si tratta di dire le cose chiaramente, si tratta di discernere, si tratta di non esprimersi male, di risolvere, di sbrogliare tutte le questioni che si possono essere incasinate quando magari le cose non si sono dette in modo chiaro, insomma tutto questo. Chi sente di essere capace di trasformare ogni tipo di malinteso può fare esattamente quello che vuole, che si sente in qualsiasi periodo. Chi invece si sente un po' in difficoltà si può sfruttare l'aspetto armonico di Mercurio fino al 9 di settembre, quindi cercare di usare questa finestra temporale per risolvere le cose, mentre invece dal 10 in poi, soprattutto se non ci si sente molto a proprio agio, forse è meglio di forzare la mano su alcune situazioni dove già non ci si sta capendo. Ok, mi auguro di essere riuscito a spiegare in modo chiaro questo passaggio, poi eventualmente fatemelo sapere nei commenti, ma adesso ragazzi arriva la parte importante, la parte che ci fa comprendere che questo mese di settembre per i gemelli non si tratta di un mese sfidante al 100%, perché abbiamo Venere in un segno d'aria, quindi che forma un bellissimo trigono. Poi Venere è il pianeta delle relazioni, non solo delle relazioni amorose, sentimentali, è in generale il pianeta che governa le relazioni. In un certo senso i gemelli ci sguazzano all'interno delle relazioni, dato che sono il segno dell'essere comunicativi, dell'essere sociali, amano spesso gli eventi mondani, stare con gli altri, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente arriva una mano e questa mano arriva appunto anche dagli altri. Ovviamente bisogna scegliere molto bene con chi ci si accompagna. Ma c'è anche un altro passaggio importantissimo, ovvero fino al 4 di settembre, quindi anche in questo caso la finestra temporale è un po' limitata, però ci sarà ancora Marte nel segno. Diciamo che non ci torno sul significato, quindi andate negli scorsi oroscopi perché ne abbiamo parlato, però significa comunque possibilità di un nuovo inizio e in questo caso significa soprattutto avere la capacità di agire in un modo più affine, concorde con quello che si sente, anche seguendo quella che è la tua autenticità, la tua identità, mentre invece dal 5 di settembre in realtà non ci sarà nulla di negativo, semplicemente l'ingresso all'interno del segno del Cancro, un segno piuttosto diverso rispetto a quello dei Gemelli, quindi che può in realtà arricchire l'azione, portandola però su un piano un po' più emotivo. Quindi, come dire, dal 5 di settembre in poi l'energia che arriva è un'energia che richiede empatia, quindi vuol dire quando agisci, cioè quando fai qualsiasi cosa rapportandoti con gli altri, da quel giorno in poi sarà ancora più importante essere empatico o empatica, mentre invece per chi è un po' più logico come persona, per chi si affida di più alla logica, all'intelletto,
le energie, diciamo così, si sposano meglio con questo mindset, con questo modo di essere, appunto fino al 4 di settembre. In parole povere lo possiamo dire così: fino al 4 di settembre, nonostante la quadratura del Sole, ci sono comunque delle energie molto armoniche che danno molte possibilità. Dal 4 al 9 ci troviamo invece in una terra di mezzo, e dal 9 di settembre in poi diciamo che è proprio questo il momento in cui alcune sfide, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, ma anche di usare la testa per tutto quello che riguarda il saper capire bene come muoversi, come scegliere, programmare, come pianificare le cose e così via, ecco, ci si potrebbe trovare un po' in difficoltà. Quindi se proprio c'è qualche scelta importante da fare, perché a quel punto, quando possibile ovviamente, non rimandare quando il Sole entrerà nel segno della Bilancia, un segno che porterà una nuova visione al segno dei Gemelli, quindi sto parlando dal 23 settembre in poi, e di questo ne parleremo nel prossimo oroscopo, a proposito del fatto che tutte le tappe degli oroscopi sono connesse e andrebbero sentiti tutti uno in fila all'altro, creando così un percorso evolutivo. Ok, mi auguro che sia tutto chiaro, mi raccomando di farmi sapere qua sotto nei commenti l'oroscopo vivente, quindi come stai vivendo questo periodo, di andare ad ascoltare il segno in cui hai l'ascendente, il segno in cui hai la luna, e noi adesso proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Benvenuti al segno del Toro. Come sapete, nel nostro oroscopo evolutivo non dividiamo le cose in positivo o negativo, altrimenti non sarebbe un oroscopo spirituale. Tuttavia, diciamo che in questo caso le energie, per quanto riguarda il Toro, sono veramente armoniche. Per darvi un'idea ve le vado a leggere. Innanzitutto abbiamo il Sole che entra nel segno della Vergine. Il segno della Vergine è un segno di terra, come il Toro. Abbiamo quindi terra, abbiamo una sorta di aiuto, un segno che va a stimolare delle caratteristiche che nel Toro sono già attive. Stessa cosa dicasi per le due lune, quella nuova ancora nel segno della Vergine, quindi con lo stesso tipo di effetto, e poi la grande luna piena, che non l'avevo ancora detto ma avrà anche un'eclissi, nel segno dei Pesci, altro segno quindi che si viene a trovare in armonia con il Toro. Partiamo dal 10 settembre in poi, ok? Poi vediamo cosa succede prima del 10. Mercurio entrerà in Vergine, quindi ancora una volta porterà energie armoniche, questa volta all'intelletto, al modo di pensare del Toro, un segno che a volte tende a essere molto fisso, molto stabile, il che è positivo nelle proprie credenze, ma anche ad attaccarcisi un po' troppo. Quindi questo ingresso nel segno della Vergine, segno che va a discriminare, segno che a volte va un po' a scompaginare, aiutando a lasciare andare quello che non è necessario, in qualche modo insomma può aiutare il Toro anche a essere un po' più duttile, un po' più malleabile. Proseguiamo con Venere in Bilancia. Qua non si vengono a creare degli aspetti particolari in quelli che noi conosciamo come trigoni o quadrature e così via, ma è comunque un passaggio importante in quanto Venere è governatore tanto del Toro quanto della Bilancia. E poi abbiamo Marte che fa il passaggio dai Gemelli al Cancro, quindi dal 5 settembre si viene a trovare ancora una volta in aspetto armonico. In tutto questo non cito neanche Urano, che è ancora nel segno del Toro, come sappiamo, perché vi rimando comunque all'oroscopo annuale se volete informazioni su questi grandi transiti, però una citazione veloce per Plutone, che tornando in moto retrogrado in Capricorno va a portare ancora di più energie di terra al Toro. Che cosa significherà poi tutta questa
energia di terra. Ci arriviamo subito, ma vi ricordate che avevo detto che c'era una nota stonata? Sto scherzando, perché ovviamente in astrologia evolutiva non esistono note stonate. Nulla avviene per caso, ragazzi. Tutte le cose avvengono per una ragione e tutto quello che avete nel vostro tema natale o che trovate nei transiti in un oroscopo ha sempre una buona ragione di esistere. La ragione è un insegnamento per la vostra evoluzione. Quindi, chiarito questo che è importantissimo, però bisogna dire che Mercurio si viene a trovare in quadratura nel segno del Leone. Quindi certamente c'è una ragione, certamente non è lì a caso, quindi non è una nota stonata, però potrebbe portare comunque ad alcuni malintesi o anche a prendere alcune cantonate, anche andando a sollecitare quell'ottava bassa del Leone che è fatta ad esempio di orgoglio, che è fatta di scoppi di rabbia. Si pensa che il Toro sia un segno non soggetto agli scoppi di rabbia, ma in realtà sì. Possono essere anche molto veementi, magari diciamo non frequenti ma veementi. Oppure potrebbe sollecitare un'altra ottava bassa, molto pericolosa in un certo senso, di Mercurio in Leone, che è quella di andare alla ricerca dell'approvazione degli altri. Quindi diciamo che questo transito, limitato semplicemente al periodo 23 agosto-9 settembre, quindi è un periodo abbastanza limitato, però bisogna fare attenzione a questi aspetti che abbiamo appena citato. Che cosa significa tanta terra? Beh, può avere tantissimi significati. Il primo è quello della praticità e della concretezza, quindi direi che settembre per il Toro è sicuramente il mese della concretezza. Per chi ha già un progetto significa quindi rimboccarsi le maniche, mettersi al lavoro e iniziare a fare concretamente qualcosa. Facciamo un esempio sciocco, cioè prendendo proprio quello che sto facendo in un certo momento. C'è una parte di oroscopo che è più intellettuale, chissà se riesco a farvelo vedere. Proviamo in diretta a fare questa cosa. Non l'ho mai fatto vedere, però io solitamente faccio questo, cioè mi metto di fronte un documento dove ci sono comunque riportati i transiti più importanti, anche perché ricordare tutto a memoria non è semplicissimo. Questa è la parte più intellettuale, diciamo, è la parte in cui pianifichi e quindi dici ok, cosa succede per il Toro, succede questo, succede quest'altro ancora e così via. Ok, poi però bisogna accendere la videocamera e realizzarlo concretamente. Poi l'ultimo passo della concretezza è quello finale, quando magari lo pubblico su YouTube. Però ecco, se provi a fare un parallelo fra questa cosa che ho detto che riguarda me, l'oroscopo, pensa invece che cosa riguarda te, quali sono i progetti, quali sono diciamo le attività in cui ti vorresti impegnare nei prossimi mesi. Settembre è sicuramente il momento in cui mettersi al lavoro. L'aspetto critico di quando ci sono molti segni di terra che stanno influendo in un certo periodo è quello di essere eccessivamente pratici, eccessivamente fissati sulla concretezza delle cose. Il mondo è fatto da aspetti tangibili, chiaramente, ma è fatto anche da aspetti intangibili. Dunque non ci sarebbe da stupirsi se qualcuno in questo periodo fosse preso da una sorta di mania legata al fare, quindi legata ai risultati, oppure legato proprio a una visione materialista. Si potrebbe accentuare l'aspetto del materialismo, quando invece è molto importante in questi momenti, quando arriva quasi troppa energia di concretezza, mantenere comunque aperto il canale dello spirito, un canale che è sempre aperto, intanto perché probabilmente nel vostro tema natale potrebbero esserci dei segni d'acqua, ma al di là di questo sicuramente c'è Nettuno
che si troverà in qualche segno. Nettuno è un pianeta che ci parla anche del nostro rapporto con la spiritualità. In più comunque ci sono transiti nel segno dei pesci, quindi un segno che ci connette sempre all'iperuranio, a ciò che non è tangibile, quindi insomma bisogna cercare di mantenersi a contatto con questo tipo di realtà. Ma la quinta tappa annuale per il Toro ha a che fare anche con 3 termini chiave importantissimi: divertimento, godimento e creatività. Quindi prova a guardare la tua vita, prova a pensare se questi 3 aspetti sono carenti in qualche modo, se è possibile divertirti di più, se è possibile essere più creativo o creativa e anche se è possibile concederti qualche piacere in più. È proprio il momento di farlo. E concludo ricordandoti l'appuntamento con l'oroscopo vivente, cioè il fatto che mi puoi lasciare un commento e poi durante il prossimo oroscopo lo potrai scegliere come commento rappresentativo per il segno del Toro. A parte questo, ti suggerisco di ascoltare il segno in cui hai l'ascendente, il segno in cui hai la luna e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Arriviamo così alla sesta tappa, ovvero al segno dell'Ariete. Ariete che si trova in una situazione un po' particolare, in quanto si trova ancora ad avere alcuni trigoni, quindi a sentire l'influenza del fuoco del leone, un fuoco che in qualche modo lo accende, lo risveglia, e questo sarà particolarmente vero fino ad esempio al 9 di settembre, perché Mercurio sarà ancora nel segno del Leone, quindi anche con il Sole che è già uscito, comunque questa energia leonina continuerà a essere attiva. Però diciamo che a parte questo arriveranno le energie di terra della Vergine, energie che a volte sono un po' difficili da gestire per l'Ariete, non difficili nel senso negativo, non nel senso che devono per forza creare conflitti o qualcosa del genere, ma semplicemente perché chiedono all'Ariete qualcosa che non sempre è nelle sue corde: la capacità di fermarsi, la capacità e la pazienza anche necessaria dopo che ti sei fermato a riflettere anche guardandosi dentro, e cercare di essenzialmente compiere 2 missioni. La prima è quella di discernere, come abbiamo detto, Vergine, segno collegato all'intestino, quindi qualcosa è nutrimento, si tiene, e qualcosa invece è tossico, in questo caso per l'Ariete, quindi l'Ariete lo deve mandare via. Fare questo, come dicevo, richiede uno sforzo, anche perché la Vergine è un segno che ha bisogno anche dei suoi tempi, proprio come la digestione. Il parallelo con gli organi del corpo umano e i segni zodiacali è fantastico. La digestione e ancora di più poi il passaggio dall'intestino non è automatico, richiede anche tante ore. E qua è la stessa cosa, guardarsi dentro, intendevo dire, richiede comunque uno sforzo. Interessante il lapsus, perché per guardarsi dentro spesso bisogna anche guardarsi dietro, cioè dare comunque uno sguardo al passato. Quindi chissà se questo lapsus potrebbe essere connesso anche alla necessità dell'Ariete di guardare un po' al passato per capire cosa sistemare. Ebbene sì, sistemare, perché questo per l'Ariete sarà proprio il mese del riordino. La parola d'ordine è mettere ordine nella propria vita. Scusate il gioco di parole, la tentazione era troppo forte, ma è proprio questo il significato. Intanto perché la sesta tappa per tutti i segni ha questo valore, cioè prima di arrivare al momento dell'opposizione, momento che per l'Ariete sarà a ottobre, il prossimo mese, sotto il segno della bilancia, bisogna in qualche modo mettere ordine. E poi perché in questo mese particolare, nel segno della Vergine, la funzione della Vergine è proprio questa,
Quindi significa guardare le proprie abitudini in termini di come mangi, in termini di come dormi, in termini anche proprio di come funziona la tua routine giornaliera, se fai le cose con troppa fretta, se vuoi concludere tutto subito, se ti concedi delle pause, tutto quello che riguarda le abitudini, in sostanza. È il momento di fermarsi e riordinare. In che modo? Sempre come abbiamo detto, capendo quali abitudini vanno mantenute perché ti stanno portando qualcosa di buono, quindi ti nutrono, e comprendendo anche invece quali sono tossiche o disfunzionali e quindi vanno lasciate andare. Parliamo dell'opposizione di Venere. Venere, infatti, ti dico anche le date, dal 30 di agosto al 23 di settembre, quindi diciamo proprio per tutta la durata del passaggio della Vergine, si troverà in opposizione. Questo significa che in qualche modo questo tipo di energia anticiperà i temi del prossimo mese. Questo potrebbe essere ottimo da un punto di vista evolutivo, ovvero nel momento in cui ti prepari a vivere l'opposizione, che è sempre un momento di revisione, un momento in cui qualcosa potrebbe andare storto, ma sempre per un insegnamento, sempre poi per aggiustare il tiro, ok? È come se questo mese di settembre, attraverso l'opposizione di Venere, ti desse già l'opportunità di intravedere quelle che saranno le sfide del mese prossimo. In che modo? Soprattutto attraverso quello che accade nei rapporti con gli altri, soprattutto i rapporti con le persone un po' più strette, che potrebbero mostrarti, attraverso la famosa dinamica dello specchio, qualcosa che è tuo e che hai bisogno di vedere. Che cos'è questa dinamica dello specchio? Ho già realizzato un video che trovi sul mio primo canale, che si chiama proprio La legge dello specchio spiegata semplicemente, credo, e in sostanza si tratta del fatto che le altre persone ci mostrano sempre, dato che esiste una connessione tra noi e loro, qualcosa che è anche nostro. Ora non ci addentriamo troppo perché sarebbe un discorso complesso, comunque c'è il video per approfondire. Ecco, tieni conto che questo mese di settembre potrebbe anticipare alcune dinamiche che poi sono le dinamiche su cui lavorerai ad ottobre, quindi è il caso di iniziare subito a lavorarci, adesso. A parte questo, probabilmente l'ho già detto, ma lo ripeto, mese della pianificazione, mese della programmazione. Questo è molto molto importante perché di certo non tutti gli Ariete sono uguali, però spesso c'è la tendenza ad agire facendo le cose seguendo l'istinto, seguendo l'impulso, o a volere la realizzazione troppo veloce. Invece pianificare, 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 mettersi di fronte al calendario e anche comprendere che certi processi hanno bisogno di tempo. Questa è la missione del mese. Quindi a questo punto fammi sapere come stai vivendo i transiti e scrivimelo qua sotto con un commento, perché i più rappresentativi poi per il segno dell'Ariete li andrò a scegliere per il prossimo oroscopo. Ascolta il segno in cui hai l'ascendente, il segno in cui hai la luna, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. I pesci nel mese di settembre si trovano a vivere una tappa importantissima nel ciclo annuale, la famigerata tappa dell'opposizione. So molto bene che la tappa dell'opposizione a volte può fare paura, ma in realtà ci fa paura solo quando non l'abbiamo compresa del tutto. A livello evolutivo, infatti, tutte le 12 tappe hanno una loro funzione precisa e ad ognuna delle 12 tappe corrisponde un insegnamento. Quindi per comprendere che cos'è l'opposizione, potremmo addirittura ragionare quasi a livello politico e pensare a come funziona l'opposizione all'interno del Parlamento. La realtà è che l'opposizione non ha sempre lo stesso comportamento, dipende da chi è formata, dipende qual è la linea politica
di azione che decide di avere, e ovviamente il suo modo di agire diventerà anche dal livello di coscienza. La stessa identica cosa accade nella vita, ovvero ci può essere un'opposizione che cerca di bloccare del tutto l'azione di governo, quindi qualsiasi cosa venga fatta, giusta, sbagliata, non importa, si cerca di bloccarla. Ma ci potrebbe essere anche un'opposizione, questo poi sarebbe il senso più reale, più democratico, che in un certo senso collabora all'azione del governo, non perché si è venduta ed è in combutta, ma semplicemente perché cerca di limare tutti gli aspetti che non sono funzionali al benessere del paese. Quando magari c'è qualche azione che reputano sbagliata, a quel punto l'opposizione può fare il suo ruolo di bloccare tutto, ma negli altri casi l'azione potrebbe essere quella appunto di limitare, anche se il paragone è un po' ardito, ma è proprio quello che può fare l'opposizione del segno della Vergine rispetto ai pesci, ovvero è iniziato un ciclo durante il compleanno, durante lo scorso compleanno, quindi fine febbraio, inizio, metà marzo, a seconda di quando sei nato o nata, e adesso è il momento della revisione. Adesso è il momento in cui l'albero dei progetti annuali è cresciuto, però alcuni rami vanno potati, dipende come sono cresciuti, alcuni magari vanno bene, bisogna solo spuntarli un attimino, quindi fuori dalla metafora alcuni sogni, alcuni progetti, alcune attività che stai portando avanti sono ok, altri invece vanno lasciate andare, perché sennò magari quel ramo rischia di coprire, di fare ombra a tutti gli altri, e dopo quindi la vita non fluisce come potrebbe. C'è una data particolare all'interno del mese di settembre che funzionerà un po' come uno spartiacque energetico. Ci sarà quindi un momento di prima di questa data e poi un momento da questa data in poi. Tienilo a mente, perché prima di dirti che cosa succede in quella data e quale passaggio planetario ci sarà, parliamo di due parole chiave, che sono chiarezza e certezze. Innanzitutto, da dove vengono queste parole chiave? Chiarezza è uno dei fondamenti del segno della Vergine, quindi lo puoi vedere come uno degli insegnamenti che l'anima cerca, diciamo così, di integrare, di portare dentro di te. Questo è il mese in cui ogni forma di ambiguità, di cosa poco chiara, tutto quello che non è chiaro, bisogna in qualche modo lasciarla andare, e ovviamente questo porta alla necessità e al bisogno di certezze. Certezze è proprio la parola chiave del mese di settembre, come se per i pesci, che sono un segno che è sempre un po' al limite dell'ambiguità, è come se molto spesso si trovasse ad affrontare delle situazioni all'interno delle relazioni o all'interno anche semplicemente delle scelte che la vita ti chiama a fare, dove c'è un po' di ambiguità, quindi le cose non sono chiare, appaiono un attimino sfocate, appaiono sfumate, e è in un certo senso naturale che sia così, cioè fa parte delle sfide del segno dei pesci. Però per fortuna quindi che arriva il momento dell'opposizione. Il momento dell'opposizione, infatti, con i transiti nel segno della Vergine, è proprio un momento in cui andare a lavorare su questa ambiguità. Momento per discernere, per fare chiarezza e quindi per avere certezze. Questo potrebbe significare anche parlare in modo molto chiaro, molto sincero con qualcuno, quando ad esempio ci si trova in delle situazioni dove l'altro porta dei non lo so, porta dei ci penserò o dei vedremo, insomma delle situazioni appunto ambigue per definizione. Sicuramente la situazione non è lo scontro, perché il senso di un'opposizione non è mai lo scontro, bensì
la mediazione, cercare l'unione tra due posizioni che non collimano, però bisogna anche cercare di essere sinceri. Quindi intanto trovarla, il pesci deve trovarla in se stesso, la chiarezza, però a volte si può anche agire un pochino sugli altri, quando soprattutto o sono indecisi o non stanno dicendo chiaramente le cose, e in certe situazioni sì, metterli anche alle strette. Ma avevo parlato di uno spartiacque, cioè di un momento particolare del mese di settembre che in qualche modo avrebbe creato un prima e un dopo. Sono sicuro che tanti di voi avranno già capito a cosa mi riferisco. Sto parlando di Marte, che si verrà a trovare in quadratura nel segno dei Gemelli fino al 4 di settembre, mentre dal 5 uscirà dai Gemelli e entrerà in un segno d'acqua, segno che quindi porterà energie molto armoniche per i pesci, quindi ricordate questa data dal 5 di settembre in poi. Laddove ci fossero quindi dei conflitti, soprattutto a livello comunicativo, quando mancano i punti di contatto, i punti di intesa o ci si scontra su qualcosa, una strategia in questo caso potrebbe essere quella di attendere, cioè di non forzare la mano fino a questa data, perché dal 5 di settembre le energie del Cancro portano maggiore capacità di empatia, maggiore capacità di mettersi nei panni dell'altro e quindi anche insomma maggiore capacità eventualmente di vedere qualcosa che fino a quel momento non si è stati in grado di vedere. E la stessa cosa può avvenire anche con la controparte. Invece per i veri alchimisti, per chi non ha timore, paura di affrontare energie avverse, ovviamente si può fare anche prima del 5 di settembre, facendo però sempre molta attenzione a ciò che si muove nella nostra interiorità. Sarà quindi una tappa molto importante per il segno dei pesci e per questo ci tengo che mi scriviate qua sotto come state vivendo i transiti di questo periodo, perché così poi nel prossimo oroscopo di ottobre vorrei scegliere per i pesci anche 2 commenti, non solo uno, per vedere qualcosa che rappresenti a livello pratico, a seconda di quello che racconterete, quelle che sono state le energie del nostro mese, quindi dell'oroscopo vivente. E detto questo, vi do appuntamento al segno che avete sull'ascendente, al segno in cui avete la luna, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Questa situazione che abbiamo appena descritto per il segno dei pesci è una situazione veramente simile a quella che l'Acquario ha vissuto nel mese di agosto. Agosto è stato infatti un mese caratterizzato da alcune sfide, da alcune complessità, soprattutto per chi in Acquario ha anche altri pianeti, per chi ha l'ascendente in Acquario, ma anche per chi nel proprio tema natale ha pianeti nei segni fissi, quindi in Toro e Scorpione. Tutto questo però a settembre finisce, perché settembre è il mese dell'uscita dall'opposizione. Il mese dell'uscita dall'opposizione è uno dei più importanti nel ciclo annuale, perché per qualcuno potrebbe significare vivere una sensazione veramente molto particolare. Non so se avete mai provato a camminare o a correre con un grande peso sulle spalle, uno zaino molto pesante, poi a un certo punto te lo togli di colpo e hai l'impressione quasi di volare, di muoverti senza faticare. Ecco, non dico esattamente per tutti, ma per tanti la situazione potrebbe essere proprio questa. L'unica opposizione che rimane attiva è infatti quella di Mercurio. Abbiamo già visto nella parte iniziale come Mercurio sia nel segno del Leone, quindi nella 7ª casa dell'Acquario, fino al 9 di settembre. Questo può portare una serie di malintesi, può portare una serie di sfide in generale, possiamo dire proprio nella comunicazione, anche nella comunicazione di coppia, più in generale quando si cerca di consegnare o recepire un messaggio scritto, ma anche semplicemente di parlare a voce, intendo. Quindi certamente ci può essere qualche
malinteso, qualche accordo che si fatica a raggiungere. Le cose sicuramente cambiano nel momento in cui Mercurio entra nel segno successivo, cioè dal 10 settembre c'è l'ingresso nel segno della Vergine. Questo però non significa automaticamente che prima le cose andranno peggio. Come al solito bisogna pensare che tutti questi passaggi un po' complessi, i passaggi di quadrature, i passaggi di opposizione, sono sempre comunque delle sfide che hanno una funzione di insegnamento. In questo caso sicuramente l'insegnamento ha a che fare con la capacità di vedere le ragioni dell'altro. Ma addentriamoci un pochino di più sul tema delle relazioni, perché già negli ultimissimi giorni di agosto Venere entra in un segno d'aria proprio come l'Acquario, quindi porterà energie armoniche verso questo segno. Sto parlando dell'ingresso di Venere in Bilancia. Venere tra l'altro in domicilio in Bilancia, quindi in un certo senso quando ci arriva è come se chiedesse a tutti i segni di fare un salto d'ottava verso relazioni migliori, verso relazioni più armoniche. Questo significa anche però cercare di mettere a tacere quelle spinte dell'ego che a volte vorrebbero avere ragione o imporre il proprio punto di vista. Non è proprio questo il momento, intanto perché arriviamo dalle opposizioni che, come abbiamo visto, sono anche un'occasione per mettersi nei panni dell'altro, e poi perché in generale la bilancia, proprio come tipo di simbolo, vuole che i piatti siano pari, quindi i piatti della relazione in questo caso, per essere pari, significa soprattutto cercare di comunicare nel modo migliore possibile, quindi cercare di comprendere quelli che sono i bisogni e le esigenze altrui. Ovviamente senza dimenticarsi o mettere da parte i propri. Ma Venere non è l'unico trigono che l'Acquario si troverà a vivere nel mese di settembre, l'altro infatti quello di Marte. Se hai visto la parte iniziale, e se non l'hai vista assolutamente torna indietro a vederla perché è molto molto importante e arricchirà anche la comprensione proprio dell'ascolto del tuo segno. Marte fino al 4 di settembre è ancora nel segno dei Gemelli, poi prosegue il suo moto e entra nel segno del Cancro, quindi diciamo che prima è all'interno di un segno dove vale di più l'aspetto mentale, intellettuale, comunicativo, dopo varrà maggiormente l'aspetto emozionale, l'aspetto sentimentale. Questo però per l'Acquario può acquisire un significato un po' particolare, perché dato che Marte è innanzitutto il pianeta dell'azione, cioè ci spiega qual è il modo di agire, si potrebbe sfruttare l'occasione, soprattutto per chi magari deve fare delle scelte o deve intraprendere una qualsiasi azione. Il momento da sfruttare potrebbe essere proprio questo, il momento in cui abbiamo ancora le energie armoniche di Marte nel segno dei Gemelli, quindi prima del passaggio. Quindi in un certo senso sono anche contento di aver fatto uscire questo oroscopo in anticipo, perché se fosse uscito diciamo a fine mese, poi ad arrivare al 4 settembre non ci sarebbe stato così tanto tempo. In realtà, dato che mi auguro questa volta dovrebbe uscire intorno al 22-23 agosto massimo, questo può dare all'Acquario anche il tempo per organizzarsi. Ma questa, attenzione, non significa che poi non si può più agire, quindi se ascolti l'oroscopo, non so, dopo il 4 di settembre non si può più fare niente. Si può, però in quel caso sarà molto molto importante che ogni tipo di azione, veramente in qualsiasi tipo di settore, dovrà essere fatta con una qualità che non tutti gli Acquario sempre hanno, ovvero con grande empatia. Questo perché Marte entra nel segno del Cancro e questo tipo di passaggio in un segno d'acqua chiede proprio questo, un'azione dove mentre agisci, mentre fai una qualsiasi cosa, però hai sempre un occhio di riguardo a
come stanno gli altri, a quello che stanno sentendo, soprattutto a come stanno reagendo alle tue azioni. Prima di proseguire il nostro viaggio lungo lo zodiaco c'è ancora un'informazione che vorrei dare all'Acquario, un'informazione un po' particolare perché riguarda Urano. Urano, quindi facciamo un po' di retrospettiva, da qualche anno è in quadratura con l'Acquario nel segno del Toro. Dato che il 2 di settembre diventa retrogrado, il significato può avere a che fare con qualcosa di molto molto importante, soprattutto per noi che, sapete, oltre all'astrologia evolutiva diamo molta importanza anche alle costellazioni familiari, a tutto ciò che ha a che fare in qualche modo con il retaggio del nostro albero genealogico. Ebbene, quello che può accadere è proprio questo: il moto di retrogradazione potrebbe portare l'Acquario a vedere qualche dinamica interna, soprattutto per quello che riguarda il sentirsi bloccati o comunque non completamente liberi, e in questo caso bisogna indagare, perché molto probabilmente quel senso di incatenamento che si percepisce potrebbe essere legato a qualcosa che non è del tutto risolto all'interno del proprio albero genealogico, delle proprie radici. Detto questo, anche agli Acquario chiedo di farmi sapere con un commento qua sotto come sta andando questo periodo, molto importante perché i commenti che rappresentano meglio il passaggio storico che l'Acquario sta vivendo li metterò in evidenza nel prossimo oroscopo. E detto questo, ricordo anche che potete ascoltare il segno in cui avete l'ascendente, il segno in cui avete la luna, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Un mese di settembre veramente particolare per il Capricorno, e qua bisogna fare un po' di cronistoria, andare un pochino indietro. A luglio il Capricorno non ha vissuto esattamente un periodo dei più semplici, in quanto le opposizioni hanno creato alcune difficoltà, o comunque, per dirla ancora meglio, secondo l'astrologia evolutiva, lo hanno messo di fronte a delle difficoltà che in realtà erano preesistenti. Questo poi è un po' il senso di alcuni passaggi planetari. Ad agosto, a seconda poi del tema natale di ogni persona, qua ci possono essere enormi variazioni, però c'è stata una sorta di tregua. E adesso arriviamo al mese di settembre che, come dicevo, è molto particolare per una ragione. Perché troviamo innanzitutto degli aspetti che sono assolutamente in armonia, ad esempio il Sole, la Luna nuova si verranno a trovare in Vergine, quindi in un segno di terra, un segno che naturalmente è alleato, quindi che collabora con il Capricorno, sono energie che collaborano. Stessa cosa lo possiamo dire per Mercurio, che come abbiamo visto fa il suo viaggio nel segno del Leone, ma poi dal 9 entra anch'esso in Vergine. Che cosa succede però? Che per tutto il mese di settembre, o quasi, Venere sarà in Bilancia, quindi in quadratura, mentre dal 5 di settembre Marte sarà in Cancro e quindi in opposizione. Ci sono quindi opportunità e sfide che, per essere comprese, vanno inquadrate nel significato un po' più universale di questa tappa. La nona è infatti la tappa dell'espansione, la tappa della scoperta. È quel momento dell'anno che spinge il Capricorno a gettare il suo sguardo un po' più in là. Tutte le volte a me viene in mente l'Infinito di Leopardi, anche se forse non è proprio l'esempio più adatto, però l'idea è questa: la nona tappa rappresenta una sorta di limite, non nel senso di qualcosa che rende difficile riuscire in qualcos'altro, bensì semplicemente di un limite da superare. È come se in questo momento dell'anno per il Capricorno al Capricorno venisse detto: guarda che esiste quella barriera, quindi immaginati proprio una collina, una montagna,
ma la soluzione è oltre, bisogna cercare di svalicare, bisogna cercare di andare al di là. Quindi certamente ci possono essere alcune sfide che riguardano il mondo relazionale, sicuramente con Venere che entra in quadratura, possono riguardare anche in generale dei progetti che sembrano subire dei ritardi, sembrano subire dei blocchi, e per quanto ci si intestardisce, anzi più ci si intestardisce più potrebbe proprio succedere che diciamo queste situazioni in realtà finiscono per bloccarsi ancora di più. Tra l'altro è appena scoppiato un temporale, non so se si sentirà il rumore della pioggia e se questo può avere un significato sincronico per il Capricorno, quindi vi invito a rifletterci. Però possiamo dire questo, che qualsiasi sia il tipo di impedimento che magari si manifesta nella vita, bisogna cercare appunto di gettare la propria mente, la propria coscienza, di portarla oltre quell'ostacolo. Mi viene in mente quella citazione molto famosa attribuita ad Einstein che dice che un problema non può essere risolto nello stesso stato di coscienza in cui è stato creato. È esattamente questa la situazione per il Capricorno a settembre. Esiste una soluzione, ma non puoi continuare a cercarla all'interno di questa vallata in cui l'orizzonte è confinato esattamente là. La troverai sicuramente la soluzione, ma bisogna fare il passo, bisogna andare oltre. Ma è importante ricordare che un Mercurio che entra in nona casa significa anche nuove letture, significa nuove informazioni che arrivano. Per qualcuno può significare, attenzione, anche un nuovo percorso di studi. Tra l'altro il mese di settembre è proprio il mese perfetto per iscriversi all'università, per iscriversi a un corso, per frequentare un laboratorio, anche un corso di tipo professionale, ovviamente. Non deve essere per forza una cosa che durerà anni e anni e anni, però qualcosa che va ad accrescere le proprie conoscenze, questo sì, sicuramente può portare energie assolutamente favorevoli nella vita del Capricorno. E abbiamo quasi finito, se non che vorrei fare un discorso che in qualche modo è simile a quello che abbiamo detto per il segno del Cancro, quindi eventualmente vi suggerisco di andare ad ascoltare anche il Cancro, in particolare la parte che riguarda Plutone. Ebbene sì, perché Plutone torna ancora una volta dal 2 di settembre nel segno del Capricorno. Questo che cosa significa? Significa che, per questo dicevo di andare a vedere il segno del Cancro, perché ne ho parlato in un modo un po' più approfondito. Diciamo che, per fare un riassunto, situazioni che si sono mostrate dal 2008 al 2023, e mi riferisco a situazioni plutoniane, quindi qualcosa che agisce nel profondo, che agisce dentro di noi e che mette in moto comunque dei processi di trasformazione personale e così via. Tutto questo potrebbe mostrarsi nuovamente nei prossimi mesi. E il senso qual è? Il senso è quello di portare a termine un lavoro che magari è stato fatto, ma non del tutto. L'immagine che mi viene è quella del galeone di Dylan Dog. Non so se avete mai letto Dylan Dog, ma lui cerca di costruire un galeone. È appassionato di modellismo, è molto bravo, arriva sempre molto vicino a finirlo, ma quando gli mancano pochissimi pezzi, in qualche modo il galeone o casca per terra, o qualcuno glielo rompe, o lui si incavola e lo spacca, insomma continua all'infinito a costruire il galeone. Ecco, diciamo che questo passaggio di Plutone che torna ancora una volta in Capricorno ha proprio questo significato: non spaccare il galeone di quegli aspetti della tua vita, caro o cara Capricorno. Cerca di avere pazienza, cerca di comprendere che cosa manca e metti a posto gli ultimi pezzi mancanti. Detto questo, vi ricordo semplicemente di andare ad ascoltare anche il segno in cui avete l'ascendente, il segno in cui avete la luna, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco.
Siamo arrivati così al segno del Sagittario, che a settembre 2024 si prepara a vivere la seconda quadratura dell'anno. Mi piacerebbe andare subito ad elencare quelli che saranno gli aspetti che farà il Sole, che farà la Luna, che farà Mercurio e gli altri pianeti personali. Però prima chiariamo una cosa fondamentale. Durante questo 2024 il Sagittario ha affrontato due quadrature. Una è stata quella del mese di marzo, sotto il segno dei Pesci, e l'altra è questa di settembre, sotto il segno della Vergine. E questa seconda quadratura ha una caratteristica nettamente diversa dalla prima. È vero che sarà un periodo con alcune complessità, è vero che sarà un periodo sfidante, però innanzitutto il Sagittario adesso ha dentro di sé tutte quelle risorse della sua ottava alta, dell'entusiasmo, della carica, della forza, in certi casi per qualcuno anche dell'ottimismo, della fiducia, che possono sicuramente aiutarlo ad affrontare queste complessità. Ma a parte questo, il significato generale di questo secondo passaggio sfidante è quello di aiutare il Sagittario ad andare verso la propria realizzazione personale. Quindi un passaggio molto molto importante, come dire, il gioco adesso vale assolutamente la candela, ma diamo un'occhiata ai transiti. Per prima cosa guardiamo sicuramente al Sole, Vergine, in 10ª casa, appunto, realizzazione personale, realizzazione lavorativa, quadratura. Stessa cosa tanto per il novilunio che per il plenilunio, saranno tutti e due in quadratura rispetto al Sagittario, il che può significare anche l'emersione di qualcosa che era interno e non era visibile del tutto. Poi abbiamo Mercurio che, a seconda del periodo del mese, si troverà in due aspetti molto diversi. Dal 10 settembre in poi sarà anch'esso in quadratura, quindi questo potrebbe portare il Sagittario ad esprimersi male o anche a volte a non comprendere alcune informazioni che gli vengono date, anche quando magari gli sono state comunicate in modo abbastanza chiaro. Mentre invece prima di questa data, quindi fino al 9 di settembre, sarà invece in Leone, in un segno di fuoco, quindi in un aspetto di trigono. Il vero alchimista non ha mai paura della sfida, men che meno di un'incomprensione, di un fraintendimento, quindi chi ha un grande interesse per il lavoro su se stesso in realtà potrebbe vivere questo periodo fino al 9 di settembre come una vera e propria benedizione, addirittura, come un periodo in cui usare non solo i fraintendimenti, malintesi, come abbiamo visto, tutto quello che non funziona nelle comunicazioni, che potrebbe accadere, ma anche i ritardi, anche il mancato accordo che si potrebbe venire a creare. Non vorrei aver sbagliato le date, quindi sto parlando del periodo che va dal 10 di settembre in poi. Quindi chi si sente un vero alchimista, un vero mago della trasformazione, paradossalmente potrebbe proprio attendere questo periodo e cercare di mettersi d'accordo, di trovare punti di incontro con gli altri proprio in questo periodo dell'anno, in quanto è più sfidante, quindi sembrerebbe una cosa masochistica, però in realtà potrebbe portare, come dire, il Sagittario a vedere maggiormente qual è la propria parte, qual è la parte di te che porta a fallire alcune trattative, che cosa ci stai mettendo tu in questo fallimento, quindi questo può essere materiale per l'evoluzione personale. Chi invece non si sente così sicuro, chi sente di non avere questo grado di fiducia, allora la scelta più saggia sarebbe cercare di concludere eventuali trattative, eventuali accordi, contratti di lavoro, contratti che riguardano il settore immobiliare, affitti,
affitti, vendite di case o in genere la stipula di qualsiasi tipo di accordo proprio entro questa data, 9 di settembre. Ma per avere un panorama più completo dei transiti di questo mese bisognerebbe dare un'occhiata anche a Venere e a Marte, che si verranno a trovare in due posizioni un po' diverse. Io partirei da Marte, che è quella un po' più ballerina come posizione, fino al 4 di settembre in opposizione, perché sarà nel segno dei Gemelli, e poi dal 5 di settembre entra in Cancro, quindi l'opposizione finisce. Quindi innanzitutto io direi che ci sono i giorni dal 5 al 9 di settembre che potremmo vederlo quasi come un periodo d'oro in un certo senso, un periodo in cui queste sfide di cui abbiamo parlato un pochino si attenuano, quindi potrebbero essere proprio i giorni in cui, se c'è da comunicare qualcosa di importante, se c'è da effettuare qualche scelta, sarebbero proprio quelli i giorni perfetti. Poi abbiamo Venere in Bilancia, che invece sarà in questo segno, quindi in un segno d'aria, segni d'aria e segni di fuoco. Ricordiamo sempre che tra di loro hanno una certa affinità. E attenzione che tutte le volte che dico questa cosa qualcuno mi dice: ah, è vero, infatti, non so, io sono del Sagittario ma ho conosciuto una persona Bilancia. Sì, certo, questo è possibile, ma quando ne parliamo nell'oroscopo, ragazzi, attenzione, perché stiamo parlando sempre di energie, non di persone. Quindi non sto dicendo la persona nata sotto il segno del Sagittario si troverà bene con quella nata sotto il segno della Bilancia. Potrebbe anche accadere, ma quello che stiamo dicendo è il grande simbolo cosmico del Sagittario, fuoco, si trova comunque a suo agio, trova una certa alleanza nell'energia d'aria della Bilancia. A livello pratico questo potrebbe significare che i rapporti col prossimo, i rapporti con gli altri, perché Venere, lo ricordo tutte le volte, non rappresenta solo le relazioni sentimentali, ma più in generale la modalità in cui ti rapporti con le altre persone. Potrebbero arrivare aiuti dagli altri, quindi potrebbe essere una buona idea essere aperti a guardare quello che gli altri dicono, quello che gli altri suggeriscono, senza prendere questo per oro colato, senza fidarsi in modo cieco, ma ponderando esattamente i suggerimenti e gli aiuti che possono arrivare dall'esterno. Questo sicuramente può aiutare. Ma la cosa veramente importante di questo mese di settembre per il Sagittario è che, e qua torniamo a quello che dicevo all'inizio, essendo un mese la cui missione ha a che fare col concetto di realizzazione personale, di realizzazione professionale, innanzitutto è un momento per riflettere come ci si sta muovendo a livello lavorativo. Qui il mio pensiero va soprattutto a chi è libero professionista, chi è freelance, chi è imprenditore di se stesso e così via, perché solitamente questa è la posizione lavorativa in cui c'è un po' più di libertà d'azione, soprattutto in cui si può decidere con magari un maggiore grado di libertà dove dirigere il proprio interesse nel lavoro, verso quali progetti, che cosa fare. Questo non è detto che sia proprio il mese del compimento, il mese del successo, per qualcuno forse sì, ma sicuramente nel segno della Vergine, che è un segno che pianifica, che è un segno che programma, potrebbe essere il periodo giusto per programmarlo il successo. E qua lo sguardo non può che andare al compleanno, quindi diciamo a quel periodo dell'anno che va da fine novembre, dal 23-22 insomma di novembre fino esattamente a un mese dopo, al solstizio d'inverno, insomma il mese del Sagittario, quel mese in cui un ciclo si compie, e quindi può essere sicuramente già adesso il momento di iniziare a guardare a quel momento e di pianificare che cosa fare non solo nei prossimi mesi, nei mesi che separano dal compleanno, ma anche per il periodo che verrà dal compleanno in poi.
Detto questo, fatemi sapere come state vivendo questo periodo, ancora più importante perché c'è la quadratura, quindi scrivetemi segno e ascendente e lasciatemi un commento qua sotto. Andate ad ascoltare il segno in cui avete l'ascendente, il segno in cui avete la luna e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Siamo arrivati così al famigerato segno che qui su AstroWay chiamiamo Scorpino. A proposito, dato che ormai siamo già 1 anno e mezzo quasi di storia del canale, questa volta sono io che lo chiedo a voi. Perché lo chiamiamo Scorpino? Fatemi sapere qui sotto con un commento. Ma andiamo subito ad analizzare i transiti, perché questo di settembre è un mese veramente molto importante per lo Scorpino. Si tratta infatti del mese in cui si esce dalla quadratura e si entra anche in un segno che in un certo senso ha una certa affinità. Non so se vi siete mai resi conto che se andiamo a prendere il glifo dello Scorpione, quindi quella sorta di M con la codina che punge, è veramente molto simile al simbolo della Vergine, che ha una specie di M con un fiocchettino. Poi magari potremo fare anche un video in cui parliamo del perché ci sono questi simboli, perché hanno un valore simbolico molto alto, molto bello. Però la cosa che interessa a noi adesso è che c'è una sorta di funzione comune tra Vergine e Scorpione, sicuramente la funzione del discernimento. La Vergine sa discernere, o meglio, porta nella coscienza collettiva la missione del discernimento, ovvero di saper riconoscere in ogni situazione della vita, in ogni relazione, che cosa è funzionale, che cosa è giusto rispetto a cosa è disfunzionale, cosa non è giusto per noi o addirittura cosa è tossico per noi. Lo Scorpione all'uscita di una quadratura che forse non è stata super impegnativa per tutti, però ha comportato alcune difficoltà, soprattutto per le persone che magari hanno molti pianeti nel segno dello Scorpione o hanno pianeti in Acquario e in Toro nel proprio tema natale. Le sfide non sono mancate. Che cosa succede però? Che la quadratura viene meno e questa energia della Vergine dà adesso allo Scorpione questa capacità di discernere. Quindi potrebbe accadere che si manifestano delle situazioni non del tutto chiare, oppure delle situazioni che appaiono in un modo, ma in realtà dentro sono in un altro modo. C'è una maschera che ti dà un'idea, non so, di affidabilità, ad esempio, però magari il nucleo di quella situazione, di quella relazione, è quello di in realtà non molta affidabilità. Oppure, insomma, un altro aspetto, ci potrebbe essere qualcosa in generale che all'esterno si mostra in un modo, ma all'interno è in un altro. E che cosa dovrebbe fare quindi lo Scorpione? Dovrebbe raccogliere questa energia molto compatibile della Vergine per andare a capire, a riconoscere quello che gli serve da quello che non gli serve e quindi lasciare andare, lasciarsi alle spalle tutto quello che non è funzionale alla propria evoluzione. Anche perché questa tappa per lo Scorpione è una tappa molto importante, perché prelude a quella della Bilancia, una tappa di 12ª casa che a sua volta prelude a un nuovo inizio. Lo Scorpione sta per chiudere un ciclo. Mancano circa una 60ina di giorni, per qualcuno di più, per qualcuno di meno, al momento in cui un ciclo si chiuderà e ne inizierà un nuovo ciclo, inizierà un nuovo periodo di vita. Tra l'altro abbiamo visto quanto l'uscita da Giove in Toro, quindi l'uscita da un'opposizione che aveva comunque creato altre sfide, già dal mese di giugno ha lanciato lo Scorpione verso qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo avrà
tutte le possibilità per sbocciare da novembre in poi, ma per poterlo fare appunto bisogna prima lasciare andare le zavorre e questo è il momento di farlo. Citiamo anche due momenti importanti del mese che sono 3 di settembre, luna nuova in Vergine, 19 settembre, luna piena in Pesci con eclissi. Soprattutto questo secondo momento, quello del 19 settembre, potrebbe essere un momento molto importante per lo Scorpione, momento in cui fare attenzione magari a un eccesso di emotività, a un eccesso di emozioni che potrebbero ribollire e diciamo offuscare un pochino la chiarezza di cui lo Scorpione ha bisogno. Però a parte questo è un momento in cui veramente potrebbe rivelarsi qualche verità, quindi attenzione a questa giornata, anche al giorno prima, quindi 18, il giorno dopo 20 settembre. Abbiamo poi Mercurio che continuerà a essere in quadratura nel segno del Leone fino al 9 di settembre, quindi qua mi verrebbe semplicemente da dire che eventuali dissapori anche all'interno della coppia, dato che Venere sarà nella 12ª casa, quindi potrebbe esserci darsi il caso che comprendersi a livello pratico potrebbe non essere facile, ma io non darei troppa importanza a questo aspetto, anche perché è come dire l'ultimo residuo di quadratura che poi sparirà. Dal 10 di settembre Mercurio entra in Vergine, quindi non mi stupirebbe se qualche scorpino poi mi scrivesse: ma sai che a partire dal 10 del mese quelle incomprensioni che proprio sembravano trascinarsi magari da oltre un mese, alla fine ci siamo capiti? Ecco, diciamo che questo non mi stupirebbe. Volevo citare invece Marte in Cancro. Questo è un passaggio molto molto importante, l'avevo già detto per un altro segno, non ricordo più quale, ovvero che mi è capitato a volte, anche leggendo alcuni libri, di vedere come è sminuito questo aspetto. Attenzione perché, aspetto, intendo dire proprio la figura di Marte in Cancro, ecco, tipo come se ci fosse qualcosa che non va in questo passaggio. E su questo, ragazzi, farò un video. Sarà un video molto scorpionico, per questo lo voglio dire proprio all'interno di questo segno. Lo Scorpione è il segno della verità, lo Scorpione è il segno che scava, che non si basa sulle cose superficiali, su ciò che appare in superficie, vuole andare dentro, vederci chiaro. E se cerchiamo di vederci chiaro in Marte in Cancro, non ci possiamo accontentare di dire no, è una posizione sfortunata perché poverino, Marte in Cancro, poi non sa come agire. A livello evolutivo non ha senso, non solo per Marte in Cancro, non ha proprio senso questa visione. Tutti i pianeti hanno sempre un loro significato, così ragazzi come tutto quello che accade nella vita. C'è sempre una buona ragione per cui le cose accadono e la nostra missione è scoprire questa ragione. Marte si trova dunque a passare nel segno del Cancro non perché ha sbagliato segno, perché vuole andare a lavorare sulle emozioni, vuole portare maggiore dolcezza, maggiore empatia nella vita dello Scorpione, che come segno d'acqua può diciamo trarre veramente un insegnamento grandioso da questo passaggio. Quindi dal 5 di settembre Marte in Cancro ci sarà un bellissimo trigono d'acqua che si crea, la possibilità di entrare maggiormente in connessione con le proprie emozioni e con le emozioni altrui. Quindi fate buon uso di questo passaggio, ma diamo uno sguardo velocissimo anche a Urano. Negli oroscopi mensili solitamente non parliamo quasi mai di questi lunghi transiti come Urano, ma per lo Scorpione voglio fare così un brevissimo cenno, in quanto Urano, che in generale si viene a trovare in opposizione nel segno del Toro, e diventa retrogrado dal 2 di settembre, quindi
È come se andasse a solleticare, ma internamente proprio, la tematica della libertà. Quanto ti senti libero o libera, caro Scorpino? Questa è la domanda. E proprio da questa giornata in poi, per il mese di settembre, ora non ricordo quanto dura il transito, poi lo controlleremo, ma probabilmente anche nel mese di ottobre, si potrebbero mostrare alcune tematiche. Per quale ragione si mostrano? Stesso ragionamento, no, di Marte in Cancro, si mostrano per portare lo Scorpino a essere più libero. Detto questo, vi suggerisco di andare a ascoltare il massimo possibile, di andare a scavare proprio come siete bravi a fare di solito. L'oroscopo annuale, sicuramente, all'interno di questo oroscopo il segno del vostro ascendente e il segno della vostra luna. Se volete fatemi sapere qui sotto con un commento come state vivendo i transiti di questo periodo e noi proseguiamo il nostro viaggio con l'ultimo segno dello zodiaco. Essendo l'ultimo, l'invito è di ascoltarlo e ascoltare anche la fine di questo oroscopo. E qui ragazzi arriviamo alla conclusione, o meglio arriviamo per la bilancia a un momento di attesa. La conclusione del nostro oroscopo è un momento di attesa per la bilancia che si preparerà il mese prossimo all'inizio di un nuovo ciclo. E qui ragazzi preparatevi perché ho già fatto un piccolo sondaggio per cercare di capire quanti di voi hanno svolto un esercizio che avevo dato. Questo esercizio sarà molto utile e potrebbe fare molto bene proprio ai nati sotto il segno della bilancia o a chi è nato con l'ascendente in bilancia. Il problema è che dal sondaggio mi sono reso conto che per adesso pochissimi di voi hanno svolto questo esercizio, quindi perché invece non provarci? E soprattutto di cosa sto parlando? Andiamo a cercare di capirlo un po' meglio. Prima di tutto smettiamo di chiamarlo esercizio, perché sennò sembra una cosa brutta o noiosa. Possiamo chiamarlo semplicemente attività evolutiva, un'attività che in realtà è abbastanza semplice e non è altro che lo scripting. Vi faccio un esempio con un quaderno che ho qua di fronte. Questo è un quaderno molto bello. A me piace usare questi quaderni che sarebbero quaderni da disegno, non so se notate, hanno queste pagine molto rigide ed ha anche un costo un po' più elevato dei quaderni normali, ed è proprio giusto così. È giusto anche simbolicamente investire qualcosina in questo quaderno in cui poi, cara bilancia, che cosa farai? Andrai a scrivere i tuoi pensieri su questo ciclo che è appena passato. Quindi porta la tua mente al compleanno dell'anno scorso, 2023, e prova semplicemente a fare un racconto dell'anno che è appena passato, dividendolo però per punti, quindi non un racconto in stile tema d'italiano, per intenderci, bensì prendendo ogni punto. Ad esempio, questo mio anno lavorativo come è stato, e poi anche all'interno del lavoro lo puoi dividere in più settori, non so, collaborazioni con partner, oppure i rapporti con i colleghi, se esistono dei fornitori, i rapporti con i fornitori, o come sei stata tu, come sei stato tu all'interno del mondo del lavoro. Poi stessa cosa per le relazioni, poi stessa cosa per, non so, l'aspetto fisico, la cura della persona, le abitudini, abitudini più sane, meno sane. Fare una sorta di resoconto dell'anno, di come è andato, anche a seconda di quello che ti aspettavi e di quello che effettivamente è successo. Poi invece ci sarà una seconda parte, sempre in questo quaderno, quindi magari lasci passare qualche pagina. Io spesso lo faccio proprio dividendo il quaderno in due parti, quindi inizio a scrivere in questo modo, poi lo capovolgo
in modo da avere quest'altra parte, in quest'altra facciata, dove scrivo la parte reciproca, ovvero che cosa mi piacerebbe vivere, che cosa ti piacerebbe vivere, cara o caro bilancia, per questo periodo che va dal tuo compleanno 2024 fino al compleanno 2025. Tra l'altro c'è anche qualcosa di molto molto importante che si chiama rivoluzione solare. Mi ero ripromesso di parlarne negli oroscopi, poi mi dimentico sempre, ma lo farò subito, tra un attimo solo però, quindi ricordatelo e ascolta fino in fondo. Adesso diamo un'occhiata ai transiti del mese. In realtà mi ero assolutamente dimenticato poi di questo passaggio, quindi lo aggiungo adesso. Se sei nato sotto il segno della bilancia, quindi stai per compiere gli anni, mi puoi contattare per svolgere la tua rivoluzione solare, che se per caso non sai cos'è, ci ho già fatto un video dove lo spiego. È comunque una mappa che ti parlerà delle energie del ciclo che ti attende, cioè dal compleanno che sta arrivando al compleanno dell'anno successivo. E adesso proseguiamo. Abbiamo un sole che transita in Vergine e nella tua 12ª casa. Questo ha sicuramente quindi il significato di aiutarti a pianificare, aiutarti a programmare, quindi vedi come questa attività che ti ho suggerito sia proprio perfetta anche energeticamente. Inoltre il transito in questa casa così particolare ha il significato di andare a solleticare la tua parte spirituale, quindi ad esempio se io fossi nato sotto il segno della bilancia non mi farei mai mancare una meditazione al giorno in questo periodo. Poi abbiamo le 2 lune, quella nuova nel segno della Vergine, quindi che va a solleticare lo stesso tipo di energia, quella piena in eclissi nella 6ª casa. La 6ª casa ha molto a che fare sia con gli aspetti del lavoro, sia con gli aspetti della cura di sé, anche per quanto riguarda le abitudini salutari, la salute vera e propria, il cibo e così via. Quindi questi 2 momenti dell'anno, andiamo subito a vedere anche le date, 3 settembre, 18 settembre, potrebbero essere momenti in cui emergono proprio dei fatti, degli avvenimenti che hanno una valenza in questo senso, quindi che possono aiutare a migliorare la propria vita lavorativa o la propria salute, le proprie abitudini riguardo alla salute, alimentazione e così via. Abbiamo poi un transito di Mercurio nel segno del Leone, quindi un transito sicuramente armonico. E che cosa aiuta? Aiuta ad esprimerti, bilancia. Quali sono le verità che magari non hai detto, che hai taciuto, che magari nel mese di agosto ci sono state opportunità per dirle, però se qualcosa ti è rimasto dentro, sicuramente il momento di dirlo è proprio questo, il transito di Mercurio in Leone che dura fino al 9 di settembre. Poi dal 10 l'energia invece passa nel segno della Vergine, quindi più raccolta, più anche volta alla pratica, all'organizzazione, anche riorganizzare la casa, riorganizzare la propria vita. A volte c'è un parallelo proprio tra riorganizzare gli spazi di casa, gli armadi e così via, riorganizzare la propria vita. Ma la cosa forse più bella di questo mese è l'opportunità di iniziare qualcosa di nuovo nel mondo delle relazioni. E qui possiamo distinguere fra chi una relazione non ce l'ha, qua penso proprio alla relazione sentimentale, amorosa, potrebbe essere il momento di nuove conoscenze, quindi attenzione a chi avete intorno, soprattutto attenzione a non chiudervi in casa, che non sarebbe proprio la scelta migliore. Potrebbe essere il momento anche per nuove amicizie, perché no? Quindi anche in quel senso magari si può mantenere un po' di apertura, accettare qualche invito in più, fare qualche invito in più. E questo diciamo riguarda il nuovo. Per quanto riguarda invece le relazioni già consolidate,
L'idea sarebbe quella di fare il salto di ottava. Spiego nuovamente, brevemente, questo concetto di ottava, che lo puoi pensare come una spirale. Pensa a quei parcheggi, no, in cui le macchine, le automobili salgono a spirale, poi ognuno entra nel proprio piano. Che cosa succede? Che l'ottava è il punto corrispondente nel piano superiore, quando hai fatto tutto il giro. È un livello di energia, diciamo così, di vibrazione che ha qualcosa in comune con il livello precedente, ma un po' più alto. Per fare un parallelo, è un po' come quando a scuola studiamo gli antichi romani alle elementari, e li studiamo in un modo così molto generale, semplice, poi magari li ristudiamo alle medie, quindi c'è un'ottava più alta. Vibrazione più alta vuol dire in quel caso informazioni più approfondite, più precise e così via. Poi magari andiamo alle superiori o al liceo, quello che è, e lo studiamo in modo ancora più approfondito, quindi un'ottava ancora più alta. Chi poi magari si iscrive a storia all'università, ecco che andrà a studiare le cose nel minimo dettaglio. Questo forse è uno dei modi migliori per comprendere ottava. Ottava significa quindi tornare sullo stesso fenomeno della vita e cercare di portarlo a una vibrazione più alta. Ma che cosa significa tutto questo se lo applichi al mondo delle relazioni della tua vita? Prova a rifletterci un attimo. Beh, può significare che anche con la stessa persona con cui ti frequenti, ti vedi, ti ami, vi amate da 10, 20, 30, 40, 50 anni, perché no? Si può comunque iniziare qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo, attenzione, non ha per forza a che fare con quello che si fa, ovvero non c'entra necessariamente con partire una domenica e andare in un posto in cui non siete mai andati. Ovviamente anche questo può succedere, può aiutare, ma il senso è un po' un altro. Il senso è quello di vivere la stessa esperienza con un'intensità diversa. Io potrei ad esempio ascoltare la stessa sinfonia di Bach per tutta la vita senza aver mai colto delle sfumature, perché magari l'ascolto in un modo distratto, poi mi ci metto, l'ascolto con un'attenzione nuova ed ecco che mi accorgo di qualcosa di nuovo. Lo stesso tipo di attenzione lo puoi portare all'interno della tua relazione e portarla appunto a un'ottava più alta. Per la bilancia direi che è tutto, ci mancherebbe solo un piccolo appunto su Marte che entrerà nel segno del Cancro, quindi in quadratura, ma questo non deve spaventare. Per me il significato principale è quello di portare il maggior grado di empatia possibile, di mettersi nei panni dell'altro. Questo veramente potrebbe risolvere ogni tipo di contrasto quando ci sarà. Prima di salutarci, importantissimo, domanda speciale solo per il segno della bilancia, fatemi sapere qua sotto chi di voi ha già fatto l'esercizio della scrittura, dello scripting, ci tengo a saperlo. Andate ad ascoltarvi il segno che avete sull'ascendente, il segno in cui avete la luna e soprattutto non sparite perché adesso arriva la parte finale dell'oroscopo. Benvenuti a tutti alla parte finale dell'oroscopo. Io sono sicuro che la maggior parte di voi avranno fatto una cosa sbagliatissima, ovvero avranno ascoltato solo il proprio segno di nascita. Male, male, male. No ragazzi, sto scherzando, in realtà non c'è qualcosa di male, semplicemente quello che potete fare è andare ad ascoltare anche il segno dell'ascendente e anche il segno della luna, ma soprattutto quello che io vi invito a fare è andare ad ascoltare gli altri video che trovate su AstroWay. L'astrologia non è l'oroscopo, o meglio, l'astrologia non riguarda solo l'oroscopo e gli altri video che noi via via facciamo, che io vi propongo, sono video importantissimi, non solo per comprendere meglio l'astrologia, per comprendere la vostra vita. E sono qua, su YouTube, disponibili, gratuiti, quindi perché non guardarli? Ad esempio, ce n'è uno, vediamo se lo trovo, ve lo faccio vedere. Allora, andiamo su AstroWay.
Eccolo qua, il primo in alto, non so se riuscirò a inquadrarlo, ma si chiama No, i pianeti non determinano il tuo destino. Quindi che senso ha ad esempio fare l'oroscopo? Ragazzi, quel video è importantissimo. Se l'oroscopo ha 17.000 visualizzazioni, questo ce n'ha 1810, cioè 10 volte meno. Non è che io voglio che lo vediate perché almeno aumenta il numero, a me non cambia niente il numero, mi interessa che lo vediate perché quel video vi darà qualcosa, quindi ve lo lascio qua sopra, qua sotto, dappertutto, andatelo a vedere, è un video importantissimo. Detto questo, voglio fare comunque un ringraziamento di cuore a tutti voi che siete qua. Quando 1 anno e qualche mese fa ho deciso di iniziare questa avventura chiamata Astroway, ragazzi, sinceramente non mi sarei mai aspettato tutta questa partecipazione e soprattutto tutta questa bellezza. È proprio questa la cosa che vorrei mettere in evidenza. Grazie, siete un pubblico veramente bello. Se io dovessi dire su alcune migliaia di commenti ricevuti qual è stata la percentuale di commenti positivi, gentili, educati, intelligenti, propositivi, veramente è una percentuale altissima. Quindi sappiate che questo canale lo faccio io, è vero, a me vengono le idee dei video, io li realizzo, ma ci siete anche voi e voi siete una grande parte di questo canale, quindi grazie. Grazie, grazie. E soprattutto, dato che ci terrei molto a fare l'oroscopo vivente il prossimo mese, vorrei che nei commenti mi scriveste qual è il vostro segno di nascita, qual è il vostro ascendente e come state vivendo i transiti questo periodo. Fatemelo sapere qui sotto. Fatemi sapere anche cosa pensate, come percepite questa visione evolutiva, spirituale dell'astrologia, ci tengo tanto. E detto questo, seppur a malincuore, è giunto il momento di salutarci. Io sono Elvio, qui siete su Astroway e io vi ringrazio di cuore della visione. Un abbraccio pieno di spiragli di luce.